Amici, un saluto da Jack Leone Max, lo streamer di Catania. Benvenuti, benvenuti. Abbiamo Lio, lo streamer di In che Palermo. senso? Io sono di Io Catania, sarei tu sei di io. Palermo, giusto? Cioè, fuori, io Ti sento sono scascatti. io. Ti sento scascatti. Non è colpa tua, però sentivo Non si sentiva il tuo accento palermitano, non si sentiva oggi. Cosa è successo? C'è facendo palermitano nemmeno se mi cosa. Che so stare che seguendo Sì, comunque è grande. Dicevo, la notizia del giorno, non diciamo quando entra qualcuno. La notizia del giorno è il compleanno della mia gattina, avete vista? È la festeggiata, già 5 anni! Sono già passati 5 anni! Ma come è non era possibile? festeggiata. È qui dietro di me che si sta leccando tanto per cambiare, ma plop 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 plop, no, no. Quello che fanno i gatti, fanno plop 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 plop. Aspetta un attimo. Ok, l'ho dovuto abbassare perché prima stavo sentendo la cosa, ci avevo sparato al massimo. Jack? Un attimino, sto facendo un messaggio. Ah, ok. No, pensavo di averti perso, stavo dicendo. Guarda, perché non mi sta caricando nemmeno la live? Perché? Ok. Era il mio messaggio. Chuck Norris insegna agli angeli a fare calci rotanti, leggenda. E non è una battuta, nel senso... Cioè, Ma cavolo! il paradiso oggi si Cavolo! arricchisce di una leggenda vera, di un grande, di un grande. Cioè, la notizia di per sé già ti colpisce, cioè, Mi colpisce sì. tu ormai ti eri abituato che la notte si parla di No, no, Chuck Lio, cos'è? Non Norris. ti sento più. Io non so cosa è successo, ti sento tipo telegrafo. Porco. Sai, mi ricorda quando internet, ricordo quando i primi, hai mai avuto un modem 56K? Hai mai provato l'agonia di caricare una pagina, e magari c'è una bella immagine? Il fax. Sì, Sì, Jack, dimmi. senti. Sì, male, la voce scatta. Non so che Ma cavolo sei venuto il maltempo cioè, da te? È venuto il maltempo da te? cioè, no, non dovrebbe, forse un pochettino di buttarlo, però se Non ti sento, non riesco a riesco. capire una parola. Riesco a capire una parola quando si sente bene, poi scatta tutto. Ciao Ice, benvenuto. Jack, cerco di avviare il PC, Ma vediamo se ho fai qualcosa così, del magari è un PC. problema del PC. Hai ragione, io oggi ho riavviato il PC, ad esempio. Avevo un problema anch'io. Che vi devo dire, ragazzi. Vai tranquillo, Lio, fai il tempo che ti serve. Comunque, ragazzi, voglio salutarvi con buon pomeragna, buona serana. Benvenuti, benvenuti. Oggi è un giorno emozionante perché in casa abbiamo il compleanno della gatta e ovviamente è un momento unico, la vedete lì, è la festeggiata, oggi ha fatto 5 anni, io pensavo ne avesse di meno, ma il tempo vola, il tempo veramente vola ragazzi. E quindi un saluto a questa mitica Egi che oggi appunto fa level up, perciò ho detto level up, quindi mi aspetto di usare che ci succede? Sento una voce? No. Me sono inventata io la voce, ho sentito. Mi è sembrato di sentire io. Ma c'è Raffaele! Ciao Raffaele! Non me lo sono Buon inventato. pomeriggio ragazzuoli! Ciao, scusami, Carmelo ha riavviato un attimo il computer, adesso torna, perché ha problemi con la voce, diciamo, vedi che infatti riavviandoli segna che è ancora dentro la chiamata, ma non è dentro la chiamata. Ciao Raffaele, che bello sentirti! Mai visto che grande Bologna? Buon pomeriggio Jack e buon pomeriggio a tutti. Mamma mia, mi sono emozionato ieri con quel cavolo di Bologna, grande Bologna ieri, mamma mia, bellissimo veramente. Mamma mia, veramente, ma che partita è stata? Mamma mia, ma Mamma mia. comunque finiva. Io forse alla fine speravo anche che la Roma segnasse e andassero i rigori, Alla fine ci stavo veramente sperando. No, ma mi va bene, sono contento della vittoria del Bologna. Però ripeto, grande partita, veramente. Guarda. Sì, guarda, il Bologna si è nettamente dimostrato superiore rispetto alla Roma, dico la verità. Sì, io penso che lì ci vuole una stretta di mano, una cosa incredibile. Ma proprio veramente due belle squadre da vedere, hanno giocato veramente da campioni. Di cui veramente mi sono divertito moltissimo. Anch'io. E più che altro è stato parecchio intenso, proprio il modo in cui è arrivata, anche veramente epica, veramente. Proprio bella partita e complimenti. Sì, è vero.
Allora, Raffaele, come stai? Io dicevo, settimana prossima finisco gli impegni, forse, finisco gli impegni della cara amica Xinkai, che sto finendo Assassin's Creed Brotherhood, e poi sarò qua 5 giorni a settimana, tutti i pomeriggi, a scatenarci e divertirci insieme. Lunedì però sono da me perché è il mio 6° anniversario da streamer. Lunedì ci siamo. Penso che la farò su YouTube perché altrimenti io rischio di avere problemi a switchare gli account. Ma no, ma posso anche farla di là, non lo so. Non è ancora decisa, però lunedì vi farò. Entro lunedì vi faccio poi sapere. Ma diciamo che... Vabbè, come meglio si può fare, si fa. Esatto. Anche perché adesso il mio ritorno su Twitch è un po' un'esclusiva che ho voluto lasciare alla cara amica Xinkai sul suo canale, perché se lo merita, è una brava persona, hai visto quanto è gentile e simpatica anche lei, quindi sono contento. Assolutamente sì, confermo. Quindi assolutamente, ieri siamo fatto tante risate perché è stata divertentissima ieri, siamo fatti troppe risate. Comunque sia, oggi me ne faccio anche oggi le risate. Sono assicurate. Ma perché ci sei tu, fra un po' arriva Lio, adesso un po' disperato. E la notizia brutta di oggi, come ho scritto nella chat, però preparati, questa ti commuovi. Ho scritto: Chuck Norris insegna agli angeli a fare calci rotanti, leggenda. A 86 anni ci ha lasciato Chuck Norris. Ma ieri avevo letto che era stato ricoverato d'urgenza, perciò, cioè non erano molto buoni i sintomi, non erano molto buoni i sintomi. Certo. E a me mi è dispiaciuto veramente moltissimo per Walker, perché veramente io posso dire che sono veramente cresciuto con i film. Io anche altri suoi film, ce n'era uno dove affrontava il diavolo, era un film che è un film molto epico, perché c'era lui che arrivava dal diavolo, lo prendeva a calci rotanti e lo batteva. Mamma mia, no, era fortissimo Walker, mamma mia. Sì, lo so. Poi anche il fatto che lui negli ultimi anni si era aperto un po' alla conoscenza dei popoli nativi americani, che a me affascinano tantissimo. Cioè, il collegamento che hanno questi nativi con il terreno è una cosa incredibile. A me è sempre piaciuto, mi è sempre affascinato, perché loro veramente sentivano il territorio come una parte di loro, che un po' come capita anche dalle vostre parti in campagna, voi sentite molto il territorio. Ciao Leonardo, buon pomeriggio, buon pomeragno Leonardo. E quindi insomma... penso che anche da voi sentite molto il legame col territorio, cioè siete orgogliosi, a differenza di tanti. Lo confermo, certo. Perché sai che tanti in Italia dicono: io non sono orgoglioso, ma voi dite sì, ma io proprio ci tengo, voi dite, e non c'è nulla di male, anzi, assolutamente, ma merita rispetto. Leonardo, stavamo parlando io e Raffaele della notizia del giorno, che è appunto la morte di Chuck Norris, che purtroppo ci ha lasciato 86 anni. Però era sempre bello allenato, era sempre in forma comunque. Mamma mia, era fortissimo, veramente. Sì. Poi lui è stato allenato da Bruce Lee, che è un grande. Sì, Leonardo. Allora. E aveva imparato anche gli stili di lotta, quindi. Poi vabbè, compariva anche in un film di Bruce Lee dove faceva il cattivo. Mi ricordo che lo prendeva per il petto Bruce Lee e poi lo sconfiggeva. Ma... E a questo punto che cosa gli si può dire a Walker? Soltanto grazie di tutto e riposa in pace. Un bacio al cielo. Secondo me, guarda, con la sua spiritualità uno così non ci lascia per sempre. Sono sicuro che da qualche parte sarà finito. Io ci voglio credere, io ci credo fortemente, perciò veramente so che da qualche parte... È solo un mio parere, non è che posso essere insistente su queste cose, ma so che... Ci sta per la... Sì. No, ma comunque per me veramente Walker è un altro delle leggende, assolutamente, ragazzi. Sì. Allora, tanto avviso Leonardo che il buon Lio sta cercando di connettersi, ha avuto problemi prima che gli laggava la voce, ha riavviato il PC. Problemi di connessione, come al solito. Ma la connessione, ragazzi... tu hai detto che la connessione è pazzesca negli ultimi mesi, avevi detto che hai fatto una nuova connessione, vero Raffaele? Hai detto che è una connessione ottima. Sì, guarda, veramente con la connessione che mi sono fatto io, veramente va proprio una bomba, mamma mia. Che bello. Io purtroppo non posso proprio averla perché dalle mie parti non arriva la fibra pura, quindi non riesco ad avere una connessione pazzesca, però mi accontento perché riesco a fare le mie dirette. Pubblicare i video è un po' più lenta. Proprio se ho pubblicato un video, questo qui Raffaele sono sicuro che ti piacerà, faccio un attimo vedere. Per questo video è la mia passione sui videogiochi, cioè praticamente tipo il mio gioco preferito, la mia serie preferita, ma il gioco di infanzia, sono quelle cose che secondo me anche stimolano magari a un commento, vedere, guarda, voglio proprio vedere cosa c'è, cioè nel senso voglio dirti il mio, perciò io sono proprio contento di questo video che ho fatto
Faccio Certo. vedere. Metto qui in chat il link per chi volesse vederlo. Ovviamente Sì. nel caso Sì. magari ve lo salvate da qualche parte, tanto è lì. E il resto è un video breve, 34 minuti, in cui si parla di videogiochi e che ricordi sbloccati. Ti saluta Leonardo intanto, Ok, lo saluto molto cordialmente e buon pomeriggio, e anzi buon pomerania a Buon Leonardo. Pomerania e buona Serana. Serana era la vampiretta, ma penso il vampiro, mio vampiro preferito di sempre, perché è brava. Cioè lei, a differenza di tanti, è brava. È un vampiro bravo. Serana è buona come pane, è bravissima, non è cattiva. Sì, ragazzi, mi è arrivata una lettera da Dante. Diceva che togliendo i Guelfi e i Ghibellini non sopportava chi non mostrasse supporto a Jack. Cosa state aspettando? Grazie Simo. Guarda, Chissà dove l'ho spedito. ciao Cometino, sentivo è arrivato Cometino. Ricordare di lasciare un bel like per il nostro Sace e per supportarlo. Sì, esatto. Grazie Raffaele, sei sempre gentilissimo anche tu. Ok, ci ha sbloccato intanto una battaglia incredibile. Vediamo che sfida esce. Chi è? Entrato qualcuno? Leo, help! No, non è quello, non è Leon, help. No, è caduto, no, è niente, è caduta la sua vecchia connessione. Ci stiamo sintonizzando. Simo, se vuoi, quando vuoi, sei il benvenuto con me, Raffaele. Arriverà poi anche Leo quando gli funziona la connessione. Purtroppo oggi aveva problemi. Sì, dopo gioca a Napoli oggi, lo so. Mamma mia. 18:30, sì. L'unica cosa che mi fa soffrire è veramente sto cavolo che sembra chiuso ormai il campionato con l'Inter, che c'è il Milan che ha perso. Allora, il campionato ormai è più che andato, dico la verità, e l'Inter ormai l'ha praticamente vinto, non gli manca parecchio, e diciamo che il Napoli adesso anzi sta cercando di puntare più al secondo posto. Ma il Napoli la Champions ormai se l'è garantita, ormai il Napoli non è... Sì, infatti. Va bene, Infatti. Simo, quando vuoi. Ciao, comunque, grande Cometino. Chi entra? Chi è arrivato? E chi l'arriva? È Leo. È Leo, help! non so se mi sa. Eccolo, Leo, ciao. Il bomberone, come Bobo Vieri. Ecco qua, grande Leo. La Roma poteva vincere, guarda, è stata una bella partita ieri. Bellissima, fine supplementari. Bellissima proprio, mamma mia. Non risponde. Chi non risponde? Come mi sento adesso non mi risponde. Ti sento come se parlassi dentro l'interno di un uovo. Dentro... però ti sento almeno, capisco quello che dici. Capisco quello che dici. Non so se... No, non so più. che dite, penso che sia qualcosa, penso del mio computer, sicuro. Perché Computer? non è possibile. Ma no, Sicuro. sarà la connessione perché è computer. Perché ormai il computer è quasi arrivato ai suoi ultimi fasti, perché ormai siamo lì. Ma quanti anni ha sto computer? Cioè io con sto computer ci ho fatto conta ci ho fatto i primi video su quando fu il coso, quando ci fu come si chiama? Boia? Cosa sta facendo la gatta? La quarantena. Quarantena? Ma non è così vecchio. Dicevo, Leo hai saputo la notizia, ti chiede Leonardo. Sì, Leo, purtroppo ho saputo la notizia. Cioè, sinceramente mi aspettavo tutto mi aspettavo, ma sentire quella notizia no, cioè perché poi comunque lui diciamo così ormai si era fatto pure, non diciamo l'anomia Di essere quello che io quando avevo letto ieri in ospedale ho pensato sarà andato lui a salvare un ospedale, avevo letto, perché aveva andato ricoverato d'urgenza, ho pensato. Invece no, perché sono abituato alle battute sulle leggendarie imprese. Però vabbè, siamo tutti umani, ragazzi. Sì, grande perdita, vero? Grande perdita. Però l'importante è che io ti sento, cioè ti sentiamo. Dico, dici comunque sicuramente sarà andato a farsi qualche controllo, qualche cosa, e ci può stare, perché comunque ragazzi no, era stato ricoverato d'urgenza ieri, era tipo in coma, una roba del genere, simile, perciò aveva messo male ieri. Aveva quasi 8 anni il nostro carissimo. Aveva 86.
Tanto 6 anni, cioè non era un ragazzo di primo pelo comunque. Vabbè, vorrei vedere, vabbè, ha fatto una grande vita comunque. Quindi il fatto è che comunque non possiamo dire grossa perdita, perché se si era ritirato dalle... Si era ritirato? Mi sembra di sì, cioè stava facendo... Se non ho messo un attimo fu Mercenari, se non mi sbaglio. Mercenari 3 che c'era infatti lì, sì, lì c'era. Con stanno tutti gli altri. Cioè io diciamo da Dem forse che si era anche ritirato, quindi ormai sai, dici ha fatto la sua età, ha fatto la sua vita, vabbè. Ma il fatto anche che di per sé, come già detto, lui Ti alzo un po' il volume, sì, dico, lui come wrestler sì, vabbè, come wrestler, ma anche sì, è stato anche nel wrestling, ma non ha fatto proprio il wrestling. Sì, ha collaborato anche lì, chiaramente ha fatto anche roba nel wrestling, ha fatto qualche calcio rotante, ma sono già stato qui dentro. Perché volo? Quindi sono già stato in sta zona io. Che strano. Ah sì, è vero, sono di livello più basso i nemici, meglio così, me ne approfitto, meglio così. Questa musichetta poi è molto piacevole, questa musichetta fatata del gatto volante. Oggi, dicevo, invece abbiamo una buona notizia, che c'è il compleanno di Eiji, la gatta, che è là in giro, che sta girando per la stanza e mi butta giù tutto. E chi è? Chi sei te? Elettra, l'altra sorella. No, non dimmi che non comunque niente. augurissimi alla tua gatta. Sì, adesso ve la farei vedere, ma andate dietro la TV. Questa qua è un'altra, è la sorella, questa qua. Lo so. Grazie, ma guarda. Io non la vedo. Questa è la sorella, sono quasi identiche. Solo che la sorella ha qualche mese in più di lei. Ah, quindi tu tieni 2 gatti? Ne tengo 6 di gatti. Però... io dico... Incredibile. Dillo quando non trovai il veterinario in pandemia, che non potevi neanche farli operare in pandemia. Era tutto bloccato, ragazzi. Era tutto bloccato. Il 2020, infatti, 2020-2021, quel periodo lì, ragazzi, l'abbiamo vissuto. Mamma mia. Il periodo più terribile di tutti. Ecco, non c'è un cavolo. Vedendo Dragon Ball Serrato al torneo dove c'è il cameo di Hulk Hogan. È vero, c'è Hulk Hogan con la fascetta al torneo Tenkaichi. Sì. Vero, Simo, si vede nel pubblico. E poi conta che c'era anche coso, com'è che si chiama? Mr. Satan, c'erano... Vabbè, ma anche Mr. Satan lo stesso Mr. Satan era praticamente una copia di Hogan, quindi sì, che poi invecchiando gli venivano i capelli alla Hulk Hogan, veniva la pelata davanti ad Hulk Hogan. La pelata davanti Italia 1, mi sembra di sì, può essere, non mi ricordo se lo facevano onestamente, non ha. sì, allora parlando di Dragon Ball GT, ho fatto sempre su Italia 1. No, sto parlando di Ranger. Che stesso fatto per mi sembra dal no, lo so, ha problemi, è già disconnesso lì, anch'io non lo sento più, prima lo sentivo, adesso non lo sento più. È proprio esploso. Ah, dici che gli hai impostato un altro microfono. È possibile lì che c'è un altro microfono impostato? Ora sì! Ora sei te! Ma se è possibile che quel microfono tonere, questo qui, che è quello era il microfono che cioccava. Cavolo. Aveva ragione Simo, grande Simo. Era quello che senti, check. No! Adesso no! Adesso ti sento male. Lascio questo bel microfono. Tieni questo, sì. Simo ha appena vinto 200 punti mese per l'aiuto. Però non riesco a darglieli. Non è stato trovato Simo. No, non è stato trovato Simo. Boia, non è stato trovato Simo. Si chiama Simo. No.
Non mi trova Simo, vabbè glieli do manualmente. Non andò a parlare Ecco, le due sorelle, guarda, tutte e due, dai. Siamo alla festa. Non andò a parlare di Wolf Texas Ranger. Ah, non litigate! Allora. Mi litigano sulla faccia. Che mi litigano? Dimmi. Allora, io di quello che mi ricordo, loro hanno fatto Walker Texas Ranger, l'hanno fatto per un periodo su Italia 1 e poi l'hanno spostato su Rete 4. Lui ti sente, sì. Così mi sembra, sì, confermo. Che era il periodo, se non ricordo male, che poi la sera su Italia 1 facessero CSI e programmi simili. Poi mi sembra poi l'hanno lasciato lì, poi l'hanno spostato su Iris, o non me lo ricordo, l'hanno spostato ma poi Iris su ai Iris, tempi non esisteva nel 2001 così, ancora l'hanno spostato poi su quando nacque Iris con la vittoria sarà nostra, rispondo io per il gioco. Oh, è partita. questo fatto qui. E poi adesso non mi ricordo. È citato? In che senso è citato, Leonardo? Hai visto roba su Iris tipo wow. Ragazzi, scusate se parlo poco, ma sto risistemando una cosa qua con tranquillo. praticamente L'importante è che adesso si sente la voce. Aveva ragione Simo, ragazzi. Ma io devo capire, perché possibilmente sai che potrebbe essere il collegamento che ho fatto al qualcosa che gli sta facendo contatto. Oh, sento dalla musica che stiamo affrontando, ragazzi. No, questi due qua no. Tifone Ultros, oh boia. Questi mi menano. Questi qui sono tostarelli, ma mi piace comunque, è almeno divertente. Sono il polipo con i tentacoloni e l'altro che sputa vento. Allora, vediamo se parte la battaglia. Ok. Tanto Ice scrive ciao Raffaele, dice Ice. Ti saluta Ice. Buon pomeriggio, Ice, buon pomeriggio. Sì. E nel frattempo voglio salutare pure come Tino che giustamente diceva Mister Raffaele. Sì, lui è simpatico, lui è sempre gentile. Ma poi la cosa bella è che ogni volta io la voglio saluto. Come si chiama? Sono diventato trasparente per come dire. Sì, come Tino che ci ha dato giù pesante di Barbera oggi. Sto scherzando. No! Guardate che creatura sono diventato un K. Onore, sei l'asso del solitario. Ma è poetico l'asso del solitario, ragazzi. Solitario Jack, sei diventato una K? Beh, è la carta numero 1, l'asso del solitario. Oh, ma mai una volta che mi uscisse, che ne so, l'Inter o il Napoli. Arrivano, prometto che arriveranno. Sono alte, l'Inter e il Napoli sono molto alti in quella classifica. Prima si parte un po' dal basso, si parte dal Pisa. Roba qua. Però. C'è qualcuno che la tiferà anche il Pisa, immagino. Ci sarà anche qualche tifoso. Chi lo sa. È colpa del caldo che fa. Sto picchiando Ultros. No, mi ha buttato giù dalla pista. Boia. Ecco qua, è tornata la nostra Wakame, quella vera. L'unica esclusiva Wakame, non è fake. Walker Texas Rangers lo faceva anche sul canale Iris. Sì. È vero. Io penso che sicuramente stasera ci faranno un sacco di sicuro. Sì, per queste cose cambiano programma, è sicuro. E certo, per ricordare un grande, una leggenda come Walker. Sì, ma certo. Oh boia. Mamma mia. Sono caduto giù. Comunque sarà indimenticabile. Ma indimenticabile assolutamente. Sì. Io mi ricordo ancora quella volta in WWE negli anni 90 che c'era ancora Jeff Jarrett prima di andare in WCW. Arriva Chuck Norris, gli fa un calcio rotante allo stainless.
Teenager Jarrett. Ah, quindi anni 90. Primi anni 90, penso 93, Dovrebbe 94. essere il match tra Yokozuna e Undertaker, se non erro, che a un certo punto ci sono stati anche. Sì, anche lì, ma diverse comparsate. Stavano cercando di Boia! Typhoon, ma butta giù. Che poi fa funga. Come Samoani. Samoa grande, però io adoro la Samoani, Io adoro uno dei miei popoli preferiti, Samoani. E questo, mi sa che Chuck Norris per un 13esimo anche di meno era comunque Samoani. No, non lo sapevo, figo. Non lo sapevo, davvero. Non avevo la minima idea. Sono quelle cose che non so. Riparare la storia dice esatto. Oh, rivediamo la scena, ragazzi. Adesso alzo il volume perché prima parlavamo sopra. Voglio lasciarvi un attimo sta scena. Fratelli e sorelle, ma mi comprende? Fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle che... Oh, signore Ian. Sì. 豪雪より先んじて事情を伺っておりました。アジムステップでのご活躍、お見事でございます。何？良き同志がいたからこそだ。わしばかり貸し付かれてはいたたまれん。そなたも楽にせよ。お、そのいでたち、話に聞くアルフィノとアリゼだな。そなたらの助力に心から感謝する。 Sono rimasto molto male anch'io, sì. Sì. Però Leonardo ha ragione, rimarrà nella storia. No, lunedì sono o qua o su Twitch, ma sul mio canale, il mio anniversario lunedì. 6 anni da streamer. Mi spiace, ma non posso andare ospite quel giorno. Devo farlo da me. Festeggiamo i 6 anni insieme. Ospite, ma va a fare elastici. Per chi mi ha conosciuto prima, per chi mi ha conosciuto dopo, è sempre uguale. L'importante è che siamo insieme oggi. Ciò che conta. Certo. Non lo so se su YouTube o su Twitch, non lo so. Forse devo decidere. È un po' più difficile per me organizzare di là. Poi anche perché dipende da cosa porto. Se porto ad esempio Final Fantasy, se dovessi portare Final Fantasy lo faccio un po' su YouTube. Se porto qualcosa di speciale posso anche farla là. Vediamo ragazzi. Vediamo. Ma là ci voglio tornare, però voglio tornarci quando siamo poi ben sistemati, dopo che ho finito la collaborazione, così ho OBS libero. Sarebbe bello avere una piattaforma per una e una piattaforma per l'altra. Quando voglio. Poi c'è anche il fatto che ne so, qua potessi anche fare per fare una cosa stile ricordo. Una qualche partita come era aspetta, qualche partita come? Non ti ho sentito. Ci facevamo le vecchie. Ti sento malissimo. Tu Raffaele hai capito cosa diceva? Purtroppo no. Ora come mi senti? Ciao comettino. Ora sì. Perché stava finendo di caricare una cosa. Ma se c'è il PC che ti sta esplodendo, non fare 156 pagine di Google aperto e altre tot di Edge aperte, perché sono uno che quando vuole trovare una pagina poi non la trova mai. Sì, un attimino che siamo anche in scena, però lì un attimino, Retro Gaming si vedrà, ma sì, appena finisco Retro Gaming, scusami, appena finisco Assassin's Creed, che dovrei finire la settimana prossima, non è sicuro però, probabilmente. Se lo finisco la settimana prossima finisco lunedì dopo. Martedì iniziamo a Call of Duty Black Ops Cold War, Guerra Fredda, il gioco della Guerra Fredda, quindi Call of Duty, sarà pazzesco, sarà. Ah no, ma forse no, sì, c'è quella modalità personaggi. Ma io gioco con la campagna, faccio roba no, tu avevi detto che in questo c'è anche la modalità zombie, zombie ci sempre. Zombie ci io non volevo farti spoiler. Ma volevo dirti che qui c'è il caro amico Fidel. Non
non dirmi altro, non dirmi altro. Vi ricordo di lasciare un like per supportare il nostro Sace. Grazie Raffaele. Era bellissimo anche il messaggio di Simo, ma grazie, questo è esplicito proprio. Più esplicito così non si poteva. Grazie di cuore. Sì, il messaggio di Simo non nego che era veramente bellissimo. Sì, infatti. Però grazie. Allora, sono già le 5, no? Non sono le 5. Un'idea precisa. No, ma ti prego Leonardo, fammi sapere. Io sai che sono aperto a proposte, anche perché la mia fantasia... Manca un minuto alle 17, caro Jack. Sì, perché allora... E poi, andando a vedere Jack, a sto momento, l'unico personaggio originale di tutto Walker, sì, ma era bellissimo il tuo messaggio, davvero. Di tutto Walker è cosa? È l'attrice che faceva la moglie di Walker nella serie. Chi era quell'attrice? Non mi viene ora in mente il nome, però è cosa si faceva chiamare Cale, che mi sembra faceva l'avvocato, se non mi sbaglio. Aspetta, guarda come già YouTube appena penso una cosa. Sherry J. Wilson, che faceva cosa? Alex Cale. Cioè, contando che attualmente lei è l'unica dei personaggi originali che attenzione, ho l'immagine in esclusiva, un'immagine che non avete mai visto. Una nuova versione di Texas Ranger, una versione incredibile, ragazzi. No, Jack, ti giuro, è una boiata pazzesca, te lo prometto. No, non è quello che pensi, non puoi pensare a sta roba. Non so perché io l'ho pensata, è grave che io l'abbia pensata, ma questa qua è pazzesca. La colonna vertebrale. Leonardo, dicevo che mi fa piacere sentire la tua proposta, se me la scrivi me la quando vuoi su Discord, Leonardo. Tanto noi finiamo la sequenza e poi andiamo al goal source, che sono le 5, e possiamo fare nuovi pool. E poi diamo i numeri, come sempre diamo i numeri. Uscito dal manicomio. Come personaggi originali proprio di inizio serie. Lei è rimasta l'unica, cioè Sattice è rimasta l'unica, perché quindi è rimasta per tanto tempo, era no, ma poi il fatto è che prima di andarsene è stato l'attore che faceva C.D. Parker, ovvero Nabol Willingham, che purtroppo si era morto di crepacuore, si era morto. È morto? Ai tempi sembra di vecchiaia, e quindi non ci vorrebbe il comando di numeri, sì. Poi faccio sentire che abbiamo anche sto allenando. No, ma certo, Raffaele, va bene. Abbiamo già sound 7, siamo già arrivati alla 7ª sezione di sound. Quanti ne abbiamo? Spaventoso. Mamma mia. Sì, stai evolvendo, fra una battuta e l'altra, i sound. L'ultimo sono spedito l'attore che faceva James Trivette, che quello è morto quell'attore, però mi sembra. Sì, un po' di anni. C'aveva e ora si è morto lui, quindi l'unica attrice originale è lei. Vabbè, tutti gli altri personaggi. Tanto è arrivata Elettra. Guarda, è arrivata l'altra sorella a festeggiare il compleanno della sorella. Ma vedi che fuba. E diceva vengo io qua, non lo voglio lasciare la mia sorella, ma le rubo il compleanno. Ma te sai che compi gli anni a settembre? Compi gli anni a settembre, mica adesso. Pulito sentirai le fusa. Il Premiere PS6. Hai ragione che devo riprendere, io ce l'ho di altri video della mia carriera di PS6 da pubblicare. Giorno di questi Jack sbaglia, piuttosto che bere dalla cannuccia beve dalla cosa del gatto. Mi è già successo, ma non esce il te. Eccola qua l'immagine. Abbiamo questo sceriffo texano accompagnato da una suora espertissima di arti marziali, vedi? La suora karateka. Perché? Me lo spieghi? Perché no? Potrebbe essere una nuova serie, potrebbe essere un revival. La suora che menava di calci rotanti. Mi sembra che l'attore che fa cosa.
che fa Indiana Jones. Sì, ma non è il volto di un attore vero, sarà. Sì, ci assomiglia un po' FIFA 2003, già, devo finire quel cavolo di campionato, è andato malissimo. Mi scoccia perché è andato malissimo quel campionato, è andato proprio male, guarda. Un disastro. Io voglio andare a salvare, ce l'ho il salvataggio qua. No, non ce l'ho. Fatemi andare. Fatemi andare. Che cavolicchio di Bruxelles. Sparo come il cometino, cavolicchio di Bruxelles. Andiamo, prime. Ecco, bla bla bla. E io dico bla bla bla. Ok. Andiamo. Qua posso salvare. Oh boia, si salva. Non avevo ancora ottenuto questo cristallo. Gonna catchable. Ok. Cosa che c'è molto Pokémon. Esatto. Pokémon, sì. Sì. Mamma mia, bellissimo. Stiamo riparando le hype. Dai Pokémon. Io ce lo vedo che pensa di catturare Pikachu, ma è Pikachu che ha bevuto il buon vino di Comettino e barcolla. È troppo potente il buon vino di Comettino, ragazzi. Va bene, allora posso approfittarmene per andare al Gold Saucer. In estate si parla di Lewandowski alla Juve. Sarebbe un acquistone. Ma quanti anni è che si parla di Lewandowski alla Juve? Ma tu non fidati del Tutto Sport, è una ciofeca del Tutto Sport. È andato spara sempre boiate. Dice, incredibile. Mi ricordo quando aveva detto che Ronaldo il fenomeno era della Juve, era esclusivo. Figurati. Ha sempre pensato. Buon vino, esatto. Esiste il comando buon vino? Esiste. Il comando. Sì, ci dovrebbe essere, no? Eccolo qua. Mi leggo la continenza. Ecco. Buon vino e comitino non si trova in un locale, ma nei vostri cuori. Capito? Trova nei vostri cuori. Come che ce le duna, come ce le duna, come ce le duna. Le arti marziali ninja. No, niente, mi sa che non posso fare. Non guadagno. Allora, facciamo il nuovo dragoon e andiamo avanti con la trama. Ma perché fugare? Perché non andare a fugare? Dobbiamo aspettare cosa? 36 anni, vabbè. Aspettiamo ancora un'altra decina di anni, farà come a un certo punto si scioglie sul campo, si scioglie. Senti, ossa rotte, boia. Senti, ma chi è? Lewandowski, c'ha 46 anni, boia. Senti che è ancora in forma, è tutto un mucchio d'ossa. No, io adoro un gran giocatore, però ripeto, il tempo passa, già adesso Haaland è calato di prestazioni ed dovrebbe essere uno dei numeri 1 al mondo Haaland, però è calato di prestazioni più. Lunedì non deve giocare Caut. È uno dei più forti. Sì, un po' di Caut lo facciamo lunedì, dai, facciamo. Non ho ancora deciso che gioco facciamo, ma se sono qua su YouTube, ma certo che c'è il Caut. Perché non è quello? Ma non riesco ad andare dove voglio. Ecco, Ubi Pazzar. C'è il Pazzar. Comunque mai mi sarei aspettato che Haaland fosse così calato. Mai. È una delusione, eh? Cavolo, un grande talentone come lui. Ho sentito male io avete detto che Haaland è calato, non le braghe. Non si è calato le braghe. È solo calato di qualcosa di più chill, esatto. Ok. Wakame! Guarda la Tataru vestita in kimono. Si è messa il kimono Tataru, è la mascotte praticamente. Tataru, cosa ci fai qua? Pensavo che affrontavi i nomadi sulle steppe. E invece. Oh, li hai sconfitti, che spettacolo. Mi spiace non averla vista. Era lì a cambiarsi lei. A fare la modella dei Lalafell, che sono quelli piccolini. Sei qui per la parcella che Sid ti ha mandato, Vabbè, ma io. Perché adesso qui è quel personaggio fighissimo che sembra Gojo di Jujutsu Kaisen, sembra. È arrivata non tanto tempo fa. Eccola, va, che gesticola lei. Ecco, senti le fuse della gatta.
Senti? E senti io? No, non lo sento. Che strano. Pardon my interruption. Cosa vuoi da me? Age of Mythology. Seppure fatta la coda, seppure fatta la codino, è molto molto giapponese sto taglio di capelli, sì sì. Dico, se in italiano sto gioco, porca miseria. Quale? Age of Mythology. Cavolo, sei italiano. Ragazzi, ma ho sentito che un sacco di live service stanno andando malissimo. Marathon sotto le aspettative, non è un disastro, però è sotto le aspettative la partenza. E Battlefield 6 che sta collassando picco, ragazzi. Ma è normale, è normale. Perché è Negli normale? ultimi tempi. Battlefield è sempre stato un maestro. Non hanno fatto altro. Sì, ma non hanno fatto altro che far uscire solamente copie dello stesso gioco. Vabbè, ma almeno Battlefield è se sempre tu la vedi- stessa saga, nel senso, invece Call of Duty ogni anno ne esce uno nuovo, non ci credo neanche, no, dovrebbero provare a Sì. tenere un gioco per più di un anno, magari. Io dico, io ad esempio Battlefield, raga, lo so che cosa, ma cercate un po' di, cioè comunque quella piccola cosa di andare avanti, non di fare sempre la solita cosa. Cioè Battlefield, l'unico Battlefield che posso dire che aveva un pochettino di pepe in più era Battlefield 2145, come si chiamava? Ah, quello lì sì, ho capito, quello tutto futurista. Quello lì infatti è stato bocciato, è considerato il peggiore della serie, perché c'era un Perché le persone sono deficienti. Cioè, no, erano erano i recensori. Grazie che hai messo il comando di Raffaele, è vero, per seguire il suo canale, giusto, apprezzo. Quasi ci devo pensare, insomma, di ritornare in live su YouTube. Leo, allora, non ti so rispondere. Sono perso la domanda di Leo? Ah, Leo di Catania. È da un sacco che non seguo il Catania come calcio. Una volta stava pure in Serie A. Io penso che se il nuovo presidente non inizia maledetti giorni abbiamo utilizzato nella camera di battuta, dico affinché finché il presidente non inizia a comprarsi qualcuno che un po' puntare a fare. Ciao Tony! È tempo che Randy la fa pagare a Cody, esatto, Cody deve perdere brutalmente. Hai ragione, Randy Orton, RKO e Cody rimane lì, dice basta, ti ammiro e gli dice e gli dà il titolo e Orton. Tanto non succederà mai. La frase era diversa, ovvero lo so, Cody ma io l'ho rigirata a modo mio. Chi è entrato? Cometino! Oh, sentivo l'odore di vino. Ciao Cometino, che bello. E a questo punto io lo dico, io volevo Cometino, non il buon vino. Esatto, non il cecchino neanche cecchino. Non è questo. Non è Comunque questo. venendo al commento di Leonardo, diciamo così, io voglio fare i complimenti al Vicenza per essere tornato in Serie B dopo 4 anni. Vicenza? Eh sì. Sì? Sì. Vabbè, considerato che da quelle parti gira il buon vino di Cometino, è ovvio che se l'hanno fatta. È anche lui che gli porta fortuna, dice vai. Eccolo, l'ho trovato, l'Overwork Porter. Adesso ti do un cartone da qua fino a... Il cartone. Non si suda. Ma a me Cody non fa impazzire, però è vero dire che non mi dà fastidio in sto periodo Cody Rhodes, non mi dà fastidio Cody Rhodes, c'è di peggio, c'è molto di peggio, però Cody Rhodes va bene, va benissimo, Tony, io ci scherzo su perché alla fine, però ripeto, chi è che cavolo vuole ancora vedere sto qua campione, ma sempre, e una volta che è al top poi non sai più chi mandargli contro, dopo un anno che è stato a dominare, non sai più chi mandargli contro, è un disastro, infatti Randy Orton perderà, è ovvio che perderà, ma è ovvio, è ovvio. Allora,
è chiaro che quello Non che togli un titolo a Cody dopo un mese che l'ha vinto, dai, ovvio, non succede sta cosa. Però lo dovevano dire come però Randy Orton farà la solita figura del pezzente che si fa fregare. no, ma io penso di più che quello che loro vogliono fare è che, siccome anche Randy Orton si sta avvicinando, buonanimo, si sta avvicinando al ritiro, cioè raga, Sì. Randy Orton, porca miseria, è da quasi... Ma lui ha detto che vuole rimanere fino al 2030, ha detto così. Confermato Dusan Vlahovic come testimone FC, grande Vlahovic, incredibile. Perché è proprio lui? Mi puzza, ma grande mi puzza sta cosa. Dovevano metterci Secondo Gagliardini, ragazzi, dovevano metterci come testimone. Secondo me non sarà così, secondo me farà... Il tuo tentativo di fuga sarà Eccolo, Gagliardini, ragazzi. Testimone di FIFA. Che se... Se li immagini? Gagliardini, testimone di FIFA. E comunque sono andato a controllare sul mio canale YouTube che almeno una reaction l'ho fatta. Meno male. Una reaction? Ma cosa? Sì, una sola. Ma su cosa? Ah, nella tua vita hai fatto una reaction? Ok. In quel caso era una partita ed era Cagliari-Milan. Io invece Di vi questo- faccio ridere. Appena uscito il trailer di Spider-Man Brand New Day, No, basta Marvel, basta. è stato basta. uno dei primi Ho defollowato 30 canali che continuano a parlare. Ero stufo di vederlo sul mio. Non tuo. Ero stufo di vederlo sulla mia home. Sto cavolo di ti devo dire che forse stavolta ma sono tutti uguali i film di Spider-Man, sono tutti uguali. No, questo mi sa che stanno cucinando qualcosa di grosso, cioè stavolta vogliono, come si sta a dire, vogliono fare qualcosa di serio con Spider-Man. Speriamo. Sì. Comunque ha ragione Leonardo, io faccio più live sull'altra piattaforma che nemmeno qua. È vero. Cioè, Tony, ti faccio vedere io l'esclusiva. È finta. Non c'è Dusan Vlahovic, c'è la gallina come testimonial. Guarda, ecco, vedi. Questa qui è la gallina sportiva, ragazzi. Questa qui è la gallina che segue il calcio. Vedi che c'è la porta. Il testimonial di FC faranno fare la gallina. Vedi che è importante la gallina. Guarda, qua dalle direttive. Una censura. Qua è tipo Spalletti che gesticola. Quello è successo. Censura. Lo tieni Gianpiertolda allora, Carmelo, tieni Gianpiertolda. Ti ha da dire una roba. Allora lo sapevi, disgraziato! E niente, questo qualcuno a tratti. Hai sentito, sì. Max non l'ho proprio sentito. Sto facendo un lavoro. Di solito commenta. Ok, sì, lo so, è perché sto facendo una cosa per te. Vi devo dare un'esclusiva di Comettino Gamer 3000, ecco qua, guarda, che litiga con Alexa. Guarda, non si può, guarda, è uguale, Comettino, non penseresti mai che è un'immagine fatta con la IA, guarda, è lui, ugualissimo. Guarda, c'è scritto Comettino Gamer 3000, Ma quindi vaffanculo. E questo qua non ce l'abbiamo ancora lì. Il bello è stato l'audio di prima che mandato. Guarda che sta litigando con Alex, guarda che se la prende con lei, guarda. Ma non si può. No, ma adesso vorrei capire chi è che stava stardazzando fra Carmelo e Raffaele. Io, sono io. Qual è il dominio? Te, Sara Shockcorton. Mi piace, Tony, non è offensivo, mi piace. Jack, posso fare una richiesta? No, ti prego, Simo, dimmi. Simo, dimmi. Sta andando tutto male! Ciao Simo, qual era la richiesta? Stavo Faccio dopo... per Grok. Sì. Cosa devo chiedere? Aspetta un secondo, preparo prima l'immagine. Poi Quando che grossa riviene. la fincia. Buonasera. Buonasera. Buonasera Simo. Io da buon smemorato mi chiedo sempre, ma io dove devo andare? Le solite cose, sì. Quack. Qua.
E niente, quante papere? Papere con l'H finale. Papere. Le papere di Max. Dove minchia è quel dannato sound? Magic Film. Eccolo qui. Attenzione, abbiamo Seed of Despair. Attenzione. Tieniti forte, zuccherino. Paparino è goloso di dolci stasera. Basta, vi prego. Chi è che mette papere? Carmelo, molto probabilmente. Certo, si può scaricare col passaggio. Ma perché lo sappiamo che segretamente Carmelo è il Gabippo, dai, lo sappiamo tutti. Quando va in giro per la Sicilia dice Bellandi, famosissimo. Guarda, io avrei voluto spedire il caramello nel tuo ambulatorio, ma non riesco a farlo. No! Io ce l'ho già con il mio ambulatorio con lui tipo 2 settimane fa. Io avrei voluto sputare il Jack in un occhio, però non so. No, proprio voglio dire, Max, che tu hai un canale chiamato Ambulatorio. Lo so, infatti il dottor Max è diventato ambulatorio, me ne sono accorto. E poi io ne ho fatto un'altra, non posso dire a chi perché è una persona amico mio, però ne ho fatto un'altra di quelle cose che avevo fatto con te. Quindi siamo a due. La mia esperienza è molto progredita, insomma, siamo lì, Cavolo. Esperienza. Ragazzi, mister ipnosi, praticamente. No, guarda che bello sto Ciocobo. Il Ciocobo, cicciottello che cerca di mangiare. Guarda lo struzzo, raga. Guarda, lo so, ti piace? Come tiro? Lo sto allenando a mangiare, lo sto allenando a volare bene, guarda. Jack, togli subito quel tanto devo andarmene da qua. Aspetta, prima combatto un Ebisu. Ebisu cazzo. Tu per mettere i problemi. Hai scritto? La cosa da Jack. Ma è scritto in privato su Discord. Dove l'hai scritta? Sto impazzendo. Qua su Discord. Ah, cavolo, che non posso guardare. Adesso lo guardo. Allora te lo riscrivo un attimo. Ma no, tranquillo, finisco la battaglia e guardo. Niente. Perché non c'è la pausa, ovviamente. Come essendo tutto online, non c'è la pausa. Ciao, vado a vedere, tranquillo, non riscrivere, lo trovo. Ah. Non mi fa più le modifiche dei. Non mi fa più le modifiche, però se mi devi scrivere il nome del personaggio, guarda. Ok. Perché hanno fatto. In originale o in inglese? Ma guarda, fa che scriverlo in inglese, che sono in italiano non so manco che cos'è. Sì, è vero. Io ho paura che mi uscirà una roba molto. Se ne vada immediatamente! Ah, ok, facciamo così. Va bene. Guarda, facciamo così perché se gli scrivo quello ho paura che mi butta fuori una roba bannabile. Sì. Ma tu, Max, te l'ho sempre detto, hai seri problemi quanto ne abbia Alexa. Perché? Sto seguendo una richiesta di Simo. Arriva. Sta cucinando. Ma non c'è somiglia per niente! Ma che se ne fa fare il simulator real life? Allora, cucinando è un termine del web, lascia stare che è roba Gen Z. Guarda, che non ci assomiglia per niente. Non ha visto Toy Story 3 dove c'è Woody che fa solo le Tim Cook. Guarda, sembra Dio Brando, che è quello di Jojo in versione con i capelli rossi. Scusa, perché sta portando una cintura da cosa? Da lottatore, perché sarebbe Kid Basco. Sarebbe Kid Basco, ma non è Kid Basco. Quella è una cintura da io gliel'ho chiesto Kid Basco, da Texas Ranger. Sì, così prende gli interisti e gli dà giù di mazzare. No, sto scherzando, veramente. Non pensate, sto scherzando. Poi devi metterci Ultimate Muscle, beata in. Aspetta, sempre con quella roba lì. Sì. Sempre con quella cosa lì. Va bene, però apro una schermata, sì. Per l'altro che devi ogni 2 per 3 cose abbiamo il suo amichetto aperto. Ok, sono stato abbastanza descrittivo stavolta, Arriva il vero potere, ragazzi. Ricordate la sigla di Dragon Ball, no? Che diceva lì Simo, dimmi cosa che diceva all'inizio della sigla. My Destiny Dragon Ball Z. Io so che tu lo sai Dragon Ball, che non c'è un Dragon Quest. Sì, ma non era tipo cercando il tuo destino, no? C'era qualcosa del genere? Quella era la prima
La prima serie. Ah, giusto, allora la prima serie che diceva cercare il tuo destino. E Goku ha trovato il suo destino. Goku ha scoperto le sue origini. Della Juve! È Juventino! Avete capito quelle sono le sue origini? È Juventino, ragazzi, Juventino, guarda, lo mando anche. Sì. Usalo quanto vuoi. Carmelo, stop. A lui non vuole sentirti cantare. Perché metterci la Il tuo tentativo di fuga sarà vano. Ma la pubblicità della Fiat, la Juve ce l'ha mai avuta? Quando mai? La Juve ha avuto la Jeep. La Jeep Renegade ha avuto la Juve. Che cavolo ci c'è? Da notare, attenzione, gli occhi. Questa almeno gli occhi verdi, ma qua c'è gli occhi blu. Ok, da quando il Super Saiyan. Allora, in realtà questi sono gli occhi. No, questi verdi no, ma gli occhi di questi qua sono quelli di Broly quando si trasforma. Esatto. Oh boy, mi stanno attaccando. Io lo farei vedere giorno e notte, ma c'è un catfish che mi sta menando. Un gatto pesce che mi mena. Un pesce gatto. Sì, un pesce gatto. Però non è un pesce gatto sta roba. Qualunque cosa sia non è un pesce gatto sta roba. Non so cosa sia, ma so che cosa non è. Come sono stupido e smemorino. Simo? Comunque grazie Jack. Sono stupido e smemorino, ma Grok fare le richieste paghi? No, grazie. No. Ma ti pare che pago io? Alcune cose te le devi toccare tu. Ha un limite. Una volta era bello che ti modificava le immagini. Poi la gente l'ha usata per delle cose orrende che a quanto pare purtroppo ricordo schifo. quella wave. Ma io non ho ma neanche andava a pensare di camera del cervello, una roba del genere. Cioè io pensavo, cavolo, io voglio fare i meme per il canale YouTube, ma poi la gente lo usa in quella maniera lì e ci perdiamo tutti. Però adesso lo fa Gemini. Adesso lo fa Gemini. Jack, ti vorrei proporre quando sarà più avanti un altro gioco che è bello. Perché secondo me per te è perfetto. Perché voglio fare anche un po' di cose meme anch'io, però poi rompere il cazzo, scusate. Jack. Dimmi, cosa è un gioco meme, mi hai detto io? No, io ti ho detto, io ti vorrei proporre un attimo. Più avanti mi piacerebbe vedere sul canale. E questo secondo me a te ti piacerebbe. Beh, dimmi come c'è. Cerca Retro Rewind come gioco e penso che ti diverti. Perché è un gioco semplice. Togli quel cavolo di figo! Che figo, fammi andare sulla pagina Steam. Mamma mia, questo lo aggiungo subito alla lista. Toglimi quel sacco di merda di un. Ma no, allora questo qui è un pulcino leggermente cresciuto, dai. Sta crescendo. Con le piume. Guarda, Retro Rewind. Così. Ah, c'è la demo, potresti già muovere la demo. Zucchero filato! Ma io non voglio giocare alla demo, io voglio giocare vedi, già è estremamente positivo, questo è ottimo come cosa. E sì, il bello è che è tipo Blockbuster Simulator, praticamente. Vabbè, sì, è un Blockbuster Simulator. Vabbè, le immagini le vedi chiaramente, sono fatte con le IA, però... Ma non mi dà problemi, non mi dà problemi. No, è che di più, c'è il fatto, sai, che ti becchi i film con titoli che fanno ridere. Ma sono film che fai tu o non crei tu i film? Cioè... e poi qui c'hai il calendario. Sì, lo vedo. Che ogni volta c'hai una cosa diversa. Sì, ad esempio venerdì 13 c'è là che ne so, venerdì 13 c'è... Bello. Quanto costa? Boia. Costa 19,90 scontato. No, adesso non ce li ho 16 euro, mi spiace. Sto mese sono proprio tirato per queste spese. No. Per fortuna che io so. Per fortuna che Lio che si fa regalare 1.000 euro ogni giorno dal pometino. Dico, io so dove trovarlo. E possibilmente me lo faccio anche ma io non volevo proprio comprarlo, sai, questa cosa mia. Senti, Jack, dimmi. Come sono un rompipalle della peggior specie, posso farti un'ultima richiesta? Se me la fa, sì, ho paura di averle già esaurite per oggi, perché ho fatto un paio di esperimenti prima, ma però proviamo, non mi costa nulla, proviamo, dai. Ti dico, aspetti, mando il template se ti... sì, se ci fosse una richiesta... ok, non è ancora mandato. Ma infatti mi era apparso il messaggio che avevo mandato io,
Che poi è veramente bruttina quella maglia. La maglia Juventus con la maglia della Fiat, ma non si era mai vista. Maglia blu. Il personaggio del template è questo, poi sti cacchi se non te la fa proprio come quello là. Vabbè, io non posso mandare il template, il problema è quello, non posso mandare il template. Vabbè, allora ti scrivo. Sì, purtroppo lo facevo prima lo potevo fare, adesso non lo fa più, guarda. Per questo casino che è venuto fuori. Mi raccomando, però tieniti a vedere la cosa. Non spoilerà dopo quando ha realizzato. Mamma mia, si è sentito il mio commento clamoroso. Aspetta, ti scrivo nome e cognome del personaggio, perché magari così. Ma dai, ma lo capirà questo, sarà anche famosetto, penso. Che poi tra l'altro è uscita la nuova stagione di questa serie, dovrei riprenderla. Ma anche se dovrei fare proprio un rewatch che ricordo ho una paura, vediamo di cosa uscirà. Non ci assomiglia per niente. Eccolo qua. Guarda, vediamo. Non ci assomiglia per niente. Che cacchio. La cosa bella di Grok è che impiega un attimo a fare le immagini. Guarda, io l'ho scritto, disegna Mark Grayson Invincible con la maglia del Thanos. Cazzo mi urli nell'orecchio. Io? Oh madonna. Ma non ci assomiglia per niente. Mark Grayson, però questa qui è venuta almeno questa qui. Almeno questa qui ti ha fatto un'immagine in quello stile grafico, almeno quel poco. Dico, il secondo mi sembra Action Man per la maglietta del Taranto. Praticamente. Mamma mia, quanto tempo che non sentivo nominare Action Man. Sì. Perché combatte contro gli uomini veramente cattivi. Come va il Taranto? Mi sono perso gli ultimi aggiornamenti. Dico, per tutto un film veramente visto lottare con un'unica persona. Ha buttato un po' di punti, ma si sta riprendendo per fare i playoff. Beh, se vai ai playoff è già una buona cosa. Io credo. Invece devi sperare che il Bisceglie vada avanti nella Coppa Nazionale, perché ha vinto loro, e per la classifica sarebbe buono. Attenzione, siamo invasi da impostori imperiali. Sono villain. Combattiamoci imperiali. Ma io ragazzi sono veramente a livello. Non sono messo bene di livello, davvero. Cioè sono proprio a livello giusto per fare missioni, né più né meno. Non è che dici cavolo Jack sei livellato, no, oggi proprio per niente. E non ho neanche l'armatura buona che ci poteva essere, cosa c'è. Me la cavo lo stesso, diciamo, conoscendo ormai il Dragoon. Ecco qua ci siamo. Il Dragoonez. Ma ciao bella gioia, come stai? Che ha messo bella gioia, come stai? Chi è? Oh boia. Ho sentito un suono stranissimo delle cuffie. Non so perché l'ha fatto per. E come vogliamo stare? Una chiavica. Ah, sempre, guarda, ci sta. Io le ho ossa rotte. Dimmi. Senti qua. Tu sei propenso di solito a usare estensioni o. No, le odio, le ho ridotte al minimo essenziale. Allora, ho una estensione che equipa Amazon Prime Tracker e ovviamente Better TTV. Ovviamente quella. Diciamo, no, tipo estensioni che si possono collegare gli account per poi i giochi, quel tipo lì ti interessano oppure le eviti come la No, non le uso perché mi casina tutto, guarda. Non so perché, sempre. Ultimamente ho il PC che inizia ad andare veloce, inizia a alimentare veloce, ma che cavolo, ma non è che si crepa di caldo per il PC che va veloce. Boh. No, aspetta, perché Chuck Norris leggenda dei videogiochi? Cosa aveva fatto di videogiochi? Perché hanno fatto cose, perché c'è un gioco, c'è lui. È vero! Perché ho ritrovato questa estensione che si chiama Crowd Control. Ah, Crowd Control, la conoscevo di nome. Jack, a parte Broforce, c'è anche quello sparatutto che è multiplayer, in cui c'è lui che fa uno dei personaggi. Ma lui mi sembra che ha fatto anche qualcosa su Call of Duty, forse. Mi sembra una collab. Può essere che mi sbaglio, Beh, cosa non ha fatto collaborazioni con Call of Duty, mamma?
Beh, Call of Duty ha fatto collaborazioni con quasi chiunque. Se solo un gioco che fa più collaborazioni, Fortnite, quello batte ogni cosa come collaborazioni. Ha collaborato comunque ci dovrebbero essere dei giochi Call of Duty per PS5, ragazzi. è pieno, ma... Allora l'ultimo è mal recensito, quello attuale, che è Black Ops 7, mal recensito, veramente, mal recensito. Dimmi. Allora, Crime Boss Rokai City. Bello. Quello lì, volevo giocarlo, pensa, quello Crime Boss. Poi ce n'è uno del 2008 che si chiama... un attimo che non so perché sto avendo un pochettino di problemi. Vedi Crime Boss che merita, però ogni tanto Chuck Norris, sì, ho visto le meccaniche un po' spartane, lo so. Bring on the Pain, che praticamente era un gioco creato dalla Gameloft. Non è che è Cars the Pain, magari. Poi abbiamo Chuck Norris Super Kick, che è un gioco, da quello che sto vedendo, e se mi carica sta pagina mi fa un sacco piacere. Un gioco per che ora non sto vedendo qual è, mi sembra per Atari. Atari? Sì. Ma come Atari? È vecchissima. Per Atari. Per Atari, e poi che bella ragazza, sì. Questa qui è la sorella di Alfinaud, la sorella gemella. Poi c'è Liz, la mia preferita. Viva John Cena, grande, vero? John Cena sempre. Sempre. Sai che ho visto prima che mi tolgono il network, che a fine mese lo chiudono, ho visto la puntata del 2002, quando ci fu il primo turnil di John Cena ai danni di Billy Kidman. Cioè aveva perso un match con Billy Kidman, si arrabbia e inizia a pestarlo brutalmente. John Cena era proprio arrabbiato, aveva perso il match, allora se la prende con Billy Kidman perché gli ha dato fastidio. Allora, e poi c'è qui ad esempio per Broforce, dai personaggi praticamente Broforce, okay. Che tu potevi prendere. Che poi questi personaggi quali lavorano sotto la direzione di Nelson Brodela sono delle vere e proprie parodie di famosi eroi di film e serie TV, presi direttamente da John Rambo, John McClane, il mitico Bruce Willis, Ellen Ripley e T800, eccetera. I loro nomi sono spesso molto kawaii. Ad esempio Rambro, The Brominator, eccetera. Sono 3 anni per Bernardo Silva la Juve, ma vi prego, mi lego veramente alla continenza. Scusate. No, ma come? Perché Thiago Silva? Perché Thiago Silva? 3 anni di Bernardo Silva la Juve. Bernardo, non Thiago. Bernardo Silva. Thiago Silva, tu voglia. Il Tiagone lo lascerei nei ricordi del Milan. Sì, esatto. È tutto vero. Non posso negarlo, è tutto vero. Allora ragazzi, Cackpot vuol dire diamo i numeri. Quindi come sempre scegliete un numero da 0000 a 9999, 4 numeri. Chi comincia? Partiamo con Raffaele. Chiamata al numero verde. Aspetta, prima Raffaele. Allora, prova. Io silenzio, ti prego, un istantino, sentiamo Raffaele. Dimmi. Allora, prova 4518. Bello, provate bene. Lio, è il tuo turno. Mi fido di te. 2894. 28, grande Lio. Bello anche questo. Ma Simo, vuoi provare tu? 2934. Facciamo 2 numeri con il finale 4. Posso cambiare l'ultima cifra perché dovrebbe sempre essere diversa. Facciamo 29 Devi mettere un numero in 4 cifre. Dimmi anche te il numero. Cometino. Dimmi, Cometino. Ti sembra tra porco. Come porco? Non è un numero porco. Che numero è porco? È caduto Cometino. No, non è caduto. È caduto. Molto porco, ha detto. Sì, Cometino, aspetto il tuo numero. Dimmi. No, non ti sentivo bene, mi ero disconnesso comunque.
Io ho pensato al 2026 come numero. 2026, mi sembra come quest'anno qua. Che bellissimo anno, ogni anno lo diciamo. Va bene. È così bello, vedi? 2030. Comunque un personaggio della WWE in cui io mi rispecchio, secondo me, e per la corporatura che tengo, è The Big Show. Mamma mia, fantastico. Fantastico, veramente. Ma poi è anche Mamma molto mia. agile per la sua corporatura, ragazzi, incredibile. Esatto, è vero. Mamma mia. Mi sembra che è alto circa 2 metri. Ma qualcosa del no, genere. 2,20 metri mi sembra circa. È ancora più alto. Triple H è alto 2 metri. 2026. Mamma mia, Odissea nel buon vino. Cavolo, Jack. Dimmi. Questa deve essere l'ultimissima richiesta. Proviamoci, se me la fa, mi manda al diavolo. Massimo mi dice, ma va a fanno. Ascolta, tanto Massimo mi insulta a me. Devi pagare, dice, paga. No, come Tino che ti paga. Va bene. Sì, perché ovviamente. Ok, sentiamo. Minchia, ma c'è arrivata l'Elettra. Allora, mi raccomando, tienila sempre in riserva. Però giusto perché... A proposito. Ci sta. Bella questa. Oh. Ma a proposito, ragazzi, No, visto che io io... felici di Your Magic Generation, provaci più tardi, glielo chiederò fra... Ubriacati, Max. Vuoi sapere cosa sto bevendo io? Va bene. Allora, scegli un numero da 1 a 21. Ecco un numero tra 1 e 21. 8. È un 8, succo di pera, ma per carità. Succo di pera, buono. Non è un succo di pera. Buono, è il mio preferito. No, ma è un tè. Tra i bar. È un tè al limone. Succo di pera ai bar sì, è un classicone. Invece il mio preferito è il 9. Il succo alla pesca. Mamma mia, buonissimo. Buonissimo, mamma mia. Ne vado pazzo, guarda Jack. Anch'io, ma prenderlo in casa non è la stessa cosa. Ma a proposito, ragazzi, che io voglio provare, insomma, pure così, per sfizio, un Call of Duty su PS5. Voi quale mi consigliate? Allora, io ti consiglierei, vado a vedere però l'epoca in cui sono ambientati, così ti diverti di più. Allora, vado subito a vedere, dai un attimo. Sì, va bene. Non so niente. Potresti giocare a quello gratuito che si chiama Warzone. Ti faccio vedere. Ok. Va bene. Perché è gratis, così non devi spendere soldi e vedi se ti piace. Così non devo spendere soldi. C'è la nuova stagione, mi dicono che mi hanno detto che è un buon momento in cui iniziare a giocarlo. Pesa quasi 200 giga, ma vabbè, sono dettagli. Ciao mostro, è tornato il mostro. Mostro oggi compleanno di Egi. Ciao Lorenzone! Ragazzi, è arrivato Lorenzo, era in Jägers, volete salutarlo? Ci abbiamo con me Raffaele, Dio, Scomettino e Simo. Occhio Comettino che oggi ha bevuto troppo. Salve tu. Ciao, che bello mostro. Mostro, meno male ci salvi tu, mostro. Grazie. Ci salvi tu. Ecco qua, oggi è giornata. Questo qui è Warzone. Carino. Comettino, si è bevuto anche GeForce Now. Tu non hai capito proprio un cazzo. Allora, ma io sì, no, lui è spumante, bro, ho bevuto troppo. No, non è per me, no, è la gatta che oggi beve la gatta, no, non beve alcolici. No, ma poi bello. Io non questa è Lise, quella che diceva che carina. Te l'ho preso con me. Che ho fatto Comitino che te la sei presa con me. Certo, è sempre colpa di Lio. Anche quando non è colpa sua. E non è mai colpa sua. Sì, perché Lio aveva detto, ma Comitino. È anche colpa di Simone. No, Simo non c'entra niente, Simo non ha fatto niente, è ovvio che Lio dice, ma Comitino oggi barcolla troppo. E ti fa Sentiamo. Intanto fa così. Come stai, mostro? Ma che bello vederti tornare. E comunque, Lorenzone, hai finito Requiem? Come ti sembra l'opinione no spoiler? Doppia dose di croccantini
Mostro, le ho regalato una bustina incredibile, quelle ultra costose della ultima. Mamma mia, se l'è sbranata. Gli altri gatti che bussavano contro la porta, che volevano mangiarla loro. Posso dire? Come gli zombie. Sì. Ti posso dire, per il fatto di Resident Evil Requiem, ho giocato a No, ma io voglio sentire l'opinione di Lorenzone, che l'ha giocato lui. L'ha proprio giocato lui. Cioè, guarda, c'è una cosa che devo dire. Sì, Raffaele, dimmi. Io sono contentissimo di vedere Mostro. Vabbè, ovviamente non ho giocato a Requiem, ma diciamo che l'ho visto in diverse live e mi fa veramente impressione. Fa una paura pazzesca. I gatti, mamma mia, sono come gli zombie. Volevano mangiare loro, bussavano alla porta. Li vedevi che si affacciavano alla porta. Non solo quello. Sì? Per la prima volta sono riusciti 9 meno la storia e 8,5 la storia e 9 al gioco. Però è un bellissimo. Io invece sono molto negativo sull'Assassin's Creed Shadows. L'ho praticamente finito, poi non so quando lo disinstallerò perché forse fanno ancora un'ultima patch. Però diciamo che non lo platino neanche perché mi scoccia che ci sono delle robe un po'. Cosa sto giocando? Allora, io sono quasi sempre ospite su Twitch della mia amica, perciò poi tornerò attivo. Ti faccio vedere, ho finito Call of Duty Black Ops 3, lo tengo per la modalità zombie. Silent Hill 2, mostro, questo veramente da farsela sotto. Porco cane, se fa paura sto gioco. È bruttino ma è poco bello. Che cosa è bruttino? Dici quello Assassin's Creed lì, sì. Quindi Call of Duty Black Ops? Questo è il gioco gratuito? No, Warzone, scrivo che conoscerai il meme Warzonata. Famoso. City Hunter, esiste il gioco di City Hunter. Lorenzone, quello è interessante. Ho fatto il porting di un vecchio gioco su console. Sì, quindi ho finito questo qua. Sto supportando Ezio da Xinkai, ovviamente, infatti Lorenzone la conosce già, Lorenzone la conosce bene. Figurati, Warzone lo trovi ed è gratis, tra l'altro. Allora è meglio che me lo spiego così almeno lo tengo a me. Nella live di Silent Hill. Perché ti fa schifo il gioco? Non ti piace Silent Hill 2? Io me la faccio sotto dalla paura con quel gioco, perché la volta scorsa ho finito tutte le cure, ho finito tutte le cure e mi trovo ad affrontare Pyramid Head che va in giro con quel mazzone gigante. No, tutto spaventato io. Avevo paura, ma anch'io, guarda, veramente. Poi ho comprato One Piece Odyssey, questo qui è bello, è un gioco di ruolo di One Piece, pensa che è fatto benissimo. Poi abbiamo Infamous e Conson sempre da iniziare. Sto giocando per conto mio Is Memoir Otin Felgana. Questo qua mi sarebbe piaciuto portarlo ma non ho mai tempo. E poi il resto, Final Fantasy XIV, come lo porto da tanto tempo, perché sono ancora solo la seconda espansione, ma stiamo andando bene. Comunque che bello, mostro, cavolo, va bene la scuola quest'anno? Va bene la scuola, spero di sì. 210 platini, ma mi ero fermato che non avevi ancora 200. Sono un fan di One Piece quasi finito a sé. E io sono a Marineford, penso che sai, la base della marina, sono lì. Prima o poi ti raggiungo, perché tanto adesso è ferma, però sì, buono. Grande mostro. E allora ci incontriamo per strada con quel gioco lì, con quella serie. Platini, che prima o poi... Platini io sono fermo, no, avevo fatto un gioco platinato, ma non mi ricordo quale. Quanti ne ho? 85, ma mi sono poi fermato. Che poi, Marvel Spider-Man 2, vabbè, ma Spider-Man 2 ragazzi è facile. Lo so già, mostro, lo sanno tutti, lo sanno pure le galline, che vuoi, quel personaggio lì, lo sanno tutti. No, ma lo so già, mostro. Mi sa che prima o poi ti seguo a ruota e provo a platinare il primo e il secondo. Sì, ce la fai. Guarda, potrei platinare Shadow, ma è noioso, perché c'ha dei trofei che devi grindare per ottenere soldi. Questo qui delle merazioni e degli strumenti, mannaggia. C'è Iago Like Dragon e non lo porti. Non ho ancora toccato, infatti, non ho ancora aperto. Sì, ce l'ho con tutti i contenuti extra, tra l'altro. E questo qua esegue una mossa finale su un avversario nemico avvelenato e confuso, ma non va mai. Ci provo in tutti i modi, ma non va. Poi maestria zen, devi andare in giro per tutta la mappa. Poi quelli leggendari devi aspettare le stagioni giuste. La rottura, ragazzi, è una rottura. Devi farne uno per il poi comprare un contratto. Ma no, ma ce la posso fare a platinarlo. Ma non ne vale la pena, secondo me, di fare altre 10 ore, almeno 10 ore per un platino in più. No, ma non c'ho più voglia. No, questo qua non mi c'entra nulla, questa missione. Questa qua, Isse. Sono un fan. La saga di Wa, bello! Quella è quella che c'è la battaglia con Kaido lì. No, lo so, non è che viene mangiato lui, viene mangiato il suo frutto, ma no, ma lo so già.
Ma mostro, lo so. Io già devo ancora giocare a Valhalla. Valhalla anch'io devo giocare a Valhalla. L'ho saltato, ma tanto non ha collegamenti. Sai qual è la cosa più brutta di Shadows? Non ha la trama nel presente. Assassin's Creed Shadow non ha nulla nel presente. L'hanno abbandonata. L'hanno bollato lì e hanno fatto solo la trama nel passato. Niente collegamenti. Proprio niente, l'hanno abbandonato completamente. E fra l'altro la storia è noiosa. È proprio una storia noiosissima. Io ho amato Origins. Ho amato Odyssey, ma Odyssey è veramente bellissimo, ragazzi, mi commuovo ogni volta che penso che ho fatto tutte le scelte buone, e ho avuto un finale bellissimo, uno dei miei finali preferiti di sempre, e mi trovo Shadow, vero che il clown, il sbirulino, penso che intendesse quello, cioè dunque, mostro un ragazzino giovane, innocente, quindi ovvio che stavo intendendo lo sbirulino, il clown. Odyssey, a me non tanto. Ma non ti è piaciuto tanto? E invece quello Assassin's Creed ti piace? Sì, ovvio che stava parlando del clown, ma ragazzi, è un ragazzo giovane, è un mostro, non scriverebbe cose strane. Comunque, personaggi preferiti, mostro di One Piece. Io sto anche vedendo la serie TV su Netflix, ve la consiglio, è troppo bella. Ero tentato di farci un video, perché alcuni personaggi sono incredibili, veramente. Poi comunque ho Crunchyroll, mi posso vedere quello che voglio. Ciao mica, guarda che bella questa gatta. Onore. Vediamo un po' che personaggio è Raffaele, dai Raffaele. Luffy, Sabo e Shanks. Quindi Sabo di carattere è fortissimo, quindi è figo. È uscito Big Daddy di BioShock. Te lo devo far vedere, è pazzesco il Big Daddy. Scusami, fammi dire una cosa Lorenzone. Questo suona bene, dico la verità. Big Daddy è figo, ti faccio vedere. Praticamente no, è un personaggione Big Daddy. Ti faccio subito vedere, scusami, ho perso tempo. Dicevo per Lorenzone, grazie. Lorenzo, lunedì faccio 6 anni da streamer, penso che la farò qua su YouTube, non so ancora la live, però festeggiamo, è un giorno magico, veramente 6 anni di live, iniziato il 23 marzo 2020, in periodo di pandemia. No, non era ancora pandemia. È arrivata subito dopo. All'inizio zona rossa. No, nella mia zona sì, perché sono in Piemonte, quindi sì, c'era Lombardia e Piemonte. Auguri, grazie. No, ma sono contento. Eccolo il Big Daddy, guarda il Big Daddy è questa creatura qua. Sì. Solo che non voglio far spoiler. Diciamo che a un certo punto anche tu come personaggio sei connesso in un certo modo ai Big Daddy, in un certo senso. Non posso dire come, ma è bellissimo. Che alla fine. Sì, ma sono bellissimi. Poi ti affezioni, perché all'inizio sono dei mostri grandi cattivi che ti inseguono, ma poi alla fine ti affezioni, perché tu sai che vogliono proteggere le sorelline. Ti affezioni perché loro comunque sono protettori, non sono cattivi, sono protettori. Ecco, ok. Lunedì, grazie Lorenzone, un abbraccione. Che Will è il Demigorgone. Adesso lo devo cercare, Will è il Demigorgone. Will. Devo giocarli perché da qualche parte mi regalarono il 2. Però... il Demigorgon, ho capito. Ho visto. Ma quello di Stranger Things, ok. Comunque nel frattempo parlando Grazie, Lorenzone. manca sempre meno all'inizio della partita. Oggi gioca il Napoli e faranno colpi di arti marziali come la suora di Texana che abbiamo visto prima. Te devo fargliela vedere a Mostro si commuoverà appena vede la suora texana che aiuta lo sceriffo a combattere. Ti faccio vedere, te non sai di cosa sto parlando. È una suora che ha fatto spaventare Lio, guarda. Dopo aver visto questa vuole diventare una suora anche lui, guarda. Eccolo qua. È la suora, lo sceriffo del Texas, vedi? Che fa arti marziali, ma... E la vedi proprio che fa gli attacchi. In realtà, Jack, perché non lo dici apertamente? Questa è un'esercitazione alla suora del primo Red Dead. Sai che in effetti io avevo pensato alla suora di Red Dead Redemption 2? Anche nell'1, c'era anche nel 2. Nel 2 ha un ruolo bellissimo la suora, praticamente, però lui si è sempre a Harrison Ford qua, si assomiglia un po' a Harrison Ford. Non completamente, ma un pochettino ci assomiglia, hai ragione, così. Invece anche da pose di arti marziali, ma questo ti stende. Povero Lio non mi birichino, no, come non si birichina. Ecco qua, non si birichina. Ma io non sapevo che si potesse birichinare un'altra persona, questa frase, no. Io ho capito, no, non so fatto.
Ti ha cucinato, Leo, ti ha cucinato. No, non mi ha cucinato per niente, sai perché? Perché questa è la citazione a un personaggio di un videogioco. Quale? Che doppiato in italiano ti fa certe di quelle frasi. Ma che gioco è? Army Man. Army Man? Ah sì? Cerca Army Man Sergio, una cosa del genere. Sergio Leone. E c'è il protagonista, ovvero il pupazzo che qui ti vuole il punto esclamativo Lupin, perché devo incontrare il Lupin. Lo faccio io, Jack. Sto cercando Lupin nel gioco, non ci crederete, è il nome della missione. Il coraggio del codardo Lupin. Grande, tranquillo mostro, che sono felice di sentirti però. Dice, non so, mi sono per birichino, una cosa del genere. Sì, devo dirti una cosa, mostro. Domenica mattina, se vuoi, mi trovi a fare Duolingo portoghese. Sei tornato il grande portoghese. Eccolo, è un lupo, Lupin. Ovvio, Lupin, lupo, ha senso. Lupin. A proposito di Lupin, Jack, prima ho visto sul sito di Infinite Statue una di lui su... Babangida è una macchina da guerra questo Babangida, delle figure clamorose, mamma mia. Ci credo, cioè, sono figure, io personalmente resterò sempre. Ma no, mostro ci sei ancora, devo dirti una cosa, mi sa che l'ho perso, vabbè. Sarà per la prossima live. Con la puntata di Lupin, volevo far vedere una cosa lì, mostro, ma poco gli facevano male i piedi, se metto un paio di stivali di colpo a colpo mi si trasforma in Mussolini. No, veramente? Sì. Praticamente allora sta puntata era palesemente ispirata dalle ormai famose leggende che si sono sempre sentite, ovvero che i soldati del baffetto avevano le come si chiama, avevano le basi al Polo Nord. Sì, sono leggende, però sono sempre state interessanti in effetti. Ma hanno provato davvero a fare qualcosa, poi non si sa se sono riusciti. C'è stata praticamente sta puntata. Dico, hanno fatto sta puntata dove praticamente Lupin stava andando a recuperare una corona che era stata portata lì dai soldati del baffetto e c'era comunque ci sono ancora quelli in quell'epoca, perché c'erano ancora loro. Non se ne vanno più. E che succede praticamente? Che lui gli facevano male i piedi, quindi no, quello che trova un baule con dei stivali, ha detto vabbè, saranno della mia misura. Appena se li metti tu vedi che a un certo punto il nemico spara a flashare e gli diventa praticamente la faccia come quella lì di Mussolini, proprio stile anime. Si gira a lui, fa il braccio così, fa ai suoi ordini Mussolini, lo vedi marciare con la bandiera. Occhio le parole io, perché i sottotitoli pensano molto male, molto male. Jack è proprio la ho capito, però sai com'è, sai com'è, i sottotitoli non guardano le puntate. E quindi tu vedi Zenigata con questi stivali che inizia a marciare con questa bandierola così e cosa è povero Fujiko che si gira e fa ma che cosa gli è preso? Si gira Lupin, si è alzata lì l'influenza dello spirito. Anche Chuck se n'è andato, sì, oltre al senatore, sì, è vero sta cosa, sono andati tutti. Chuck Norris sono molto spiaciuto, perché per i politici, vabbè ragazzi, l'età è l'età, ma gli attori ce li ho nel cuore, gli attori è chiaro che sono... Ma comunque giuro veramente che come ho saputo la notizia di Walker mi sono venuti i brividi, ragazzi. Ma io lo immaginavo già da ieri, avevo già detto ieri la notizia grave. Ho già, non l'hai sognato, vero? Jack, non l'hai sognato, vero? Non ho sognato nessuno di quello. No, io ti vorrei ricordare che tu no, non l'ho sognato. Hai sognato. Aspetta, però controllo. Hai sognato al Kogan. Io ti voglio dire questo. Vabbè, ma l'ho sognato anche dopo che è morto, non è che... Al Kogan e cosa? No, niente, non l'ho sognato quest'anno, va bene, posto così. Confermo che non ho sognato. Sentiamo. Non è Ulcamania? Mi sembra che sia Ulcamania.
È vero, ma lo faccio subito. Perché era il soprannome di questo suo periodo quando era number one. Ok, ecco qua. Sentiamolo, ragazzi, che bello. Vai. Pazzesco. Ok, andiamo avanti. Adesso abbiamo ripreso la trama. Broken Steel, Broken Man. Acciaio rotto, uomini rotti. Ma adesso gli diamo noi la carica. Stiamo dando la carica alle persone per questa ribellione incredibile. Dobbiamo assolutamente deve essere uno di quei gruppi rock anni 80. Mamma mia, bellissimi quei capelli. Metà dei titoli tradotti in italiano erano delle cose assurde. Sì. Se può interessare, sono uscite delle news riguardo la serie TV di Assassin's Creed. Sì, perché doveva esserci l'annuncio della Ubisoft, quindi sì. Che è successo? Che è caduto qualcuno? È entrato qualcuno? È caduto come Tino. Oh no! Inciampato sul vino, di nuovo, poverino. Vabbè. Comunque non lo so perché, ma ogni volta che sento la sigla di Lupin mi innamoro, giuro. Guarda, mettiamola ancora, te la metto io. Una pizza al Shokobu, due kebab, Shokobu al 3. Esatto. Grande Andy Fire, grande amico e anche io. Seguitemi, ragazzi. Quella... Anche Simo, ce l'hai il comando per Simo, l'ha fatto il cometino, il comando perché non l'ha fatto il comando per Simo, il cometino, ma porco cane. Perché non c'è bisogno. Ma invece è certo che c'è bisogno, no? L'abbiamo fatto anche da Xink, il comando per te, l'abbiamo fatto anche da lei. E non lo facciamo qua sul mio Quindi canale. mi sembra il video. Che poi c'è pure una puntata di tutta la serie, quella la vecchia di Lupin, ok, c'è una sola puntata che io ogni volta che la vedo non è che la odio, però non mi piace mai come puntata, perché non ha una trama, c'è una trama, ce l'ha, ma è stato tutto fatto così, diciamo così, a scatafascio. Beh, guarda, dovevano fare tante puntate, non è che poteva essere tutto perfetto, inevitabile. No, allora posso dire anche qual è quella là, i due Lupin. Praticamente hanno fatto perché poi c'è anche il film Giacca Rossa, Giacca Verde, sì, ma quella è un'altra, No, questa qui praticamente data della serie Lupin. Se non mi sbaglio, lui già indossava la giacca rossa. E praticamente che avevano fatto in questa puntata, stavano facendo credere a Lupin di essere un pluramicida, perché c'ha sta cosa qui, la specie di malattia. A lui ci crede. Beh, lui pluramicida non è, però stronzo lo è. Se vuole. Sì, però si chiamava sta malattia, secondo sto dottore, si chiamava Jekylata. Si chiamava? E quindi Jekylata praticamente era una specie di malattia che lo... Ma va con il Callisto Protocol, lasciamo finire il discorso, poi te lo dice, dai. No, praticamente all'ultimo poi si scopre che non è così, perché quelli stavano facendo una sorta di truffa a Lupin per fregarci tutti i cosi. I ladri che ce ne fregano un ladro. Bravi. Praticamente si travessa dal dottore, ma la cosa bella è che il dottore era dentro casa, e sto dottore praticamente gli aveva detto che lui soffriva di sta malattia e tutto, e lui si travessa da sto dottore, parla con Zenigata e gli fa: guardi, c'è Gaemon e Jigen, Lupin e Jigen all'interno della casa, e anche Jigen è stato infettato. Cioè, io ti giuro, quando vedo quella scena avevo voglia proprio di pigliare pizze tutti, perché praticamente Lupin è travestito da quel coso, da quel dottore, ma Zenigata vede lo stesso dottore all'interno della cosa. Cioè, ma almeno cambiategli qualcosa, che ne so, gli cambiate qualcosa e sti problemi in Gesù, no. Hanno fatto tutto sto puttanato di cose. Esatto, Raffaele. Brividi in quella che puntata stavo dove dicendo lui prima, sì. Dimmi Simo. Ovvero quella lì. Sì, fa un attimo che volevo sentire cosa vuole dire Simo. Scusa.
Dimmi Simo. Ho i brividi invece in quella puntata dove lui si fa arrestare, tra virgolette, volontariamente, si fa quell'annetto in prigione, poi sì. cioè che rifiuta proprio tutti, poi alla fine puntata se ne sta lì in disparte con Giga e ti fa di nuovo una grossa risata. Io me la ricordo, Simo per caso. Tanto ragazzi vi metto il mio video di ieri intanto in chat perché è un video cambia i vestiti, cambia i vestiti con come si chiama? Con il poliziotto e volevano farci la guardia carceraria e Lupin si gira verso Zenigata e gli fa: guarda, se vai adesso ancora puoi farlo dall'esecuzione. E te ti immagini questa scena con la povera guardia che continua a gridare: non sono Lupin, e poi gli sparano. Attenzione! Ci stiamo avvicinando al prossimo dungeon, ragazzi. Benissimo. Vediamo di spingere un po' così. Comunque quello che avevo detto prima Simo è penso uno dei migliori film mai. Io rimango fedele a Cagliostro. Vabbè, quello che c'era Miyazaki. C'era Miyazaki. O la pietra della saggezza. E tra l'altro Cagliostro è bello, ma anche per i 30 anni al cinema. Dico, ma anche cosa come si chiama? Ma anche Lupin Verde con secondo me dei migliori film fatti. Sono incastrato, ragazzi, sì. Meglio che passo da qua. Sono incastrato come c'è praticamente il passaggio, diciamo così, di testimone tra il nuovo Lupin, tra il vecchio Lupin e il nuovo Lupin. Ma perché sarebbero persone diverse, non so se per la stessa persona. Sì. Perché praticamente in questo film ci sono un sacco di cloni, diciamo così, invece sono tutti soci di Lupin. Però ce n'è uno che per cosa, come si dice, per idee, per il fatto della tecnica e per la faccia è palesemente uguale a Lupin. Quindi lui cosa fa? Gli lancia una sfida a quest'altro Lupin, gli fa: vediamo se riesce a rubare il suo tipo di diamante, se non mi sbaglio. So gli dice one on one with the great one. E all'ultimo per fare una sfida, ovvero che il Lupin, quello vero, spara un proiettile di vernice al falso Lupin e gli fa dipingere di verde. Poi loro che fanno? Salgono sul palazzo più alto di Tokyo, se non mi sbaglio, si vendono entrambi e entrambi hanno la 500 e tu ti vedi questi 500 che girano attorno a sto tetto. Poi si incontrano, ovvero si scontrano e all'ultimo le due giacche bruciano e fanno stile mezzogiorno di fuoco, ovvero che si sparano e si vede uno dei due, mi sembra uno dei due da cosa volare giù dal palazzo. Però devo dirtelo, come film è bello da vedere. Vabbè, poi ci sono anche, che ne so, i due film dove praticamente affronta il Detective Conan, quindi quelli anche sono belli. Sì. Allora, io mi sono bloccato con queste montagne. Cavolo, per ragazzi. concludere il discorso, porco cane. I più fighi, cioè, o comunque quello che sono più legato è Gammon Getto di Sangue, per quanto è tarantiniano. Mamma mia, ha fatto qualcosa di tarantiniano. Figo, sempre una roba tarantiniana, io adoro tarantiniano. Vedi, cioè, Jack, se te lo vedrai c'è tanto di quel sangue che, mamma mia, l'uomo tigre può accompagnare solo. Veramente? Oh, devo vederlo. Come hai detto che si chiama? Ishikawa Gammon Getto di Sangue. Cavolo, non l'ho perso. Ragazzi, vi do una notizia fresca. Sì, no, è per caso quella quando lui affronta. No, ma tanto non lo buttano giù. Ha tutto il potere del congresso. Ma magari mettessero. Ma magari, guarda, per il bene del mondo. Ma purtroppo.
non lo buttano giù. Quello è bello, quello come scontro è uno dei migliori. Credimi, avrei voluto anch'io, ma non basta. Non è mai successo, sì, non hanno mai rimosso uno. Non hanno mai rimosso uno, Randy. Non hanno mai rimosso nessuno, guarda. Per quanto sarebbe una buona cosa per tutti noi, però è molto difficile, guarda. Ma guarda, l'hanno già chiesto 1000 volte questo emendamento, ma tanto non hanno mai rimosso nessuno, manco la gente che faceva disastri in passato. Ne abbiamo avuto uno che aveva, cavolo, il smemorino qualche anno fa, non hanno tolto manco lo sbambino, ma non hanno manco tolto lo smemorino, hanno tolto. Se non hanno tolto lo smemorino non tolgono. Non posso fare nomi, uno che diciamo che era presidente fino a 2 anni fa, che era smemorino, che si perdeva sugli aerei, leggeva il giro al contrario, sembrava Leslie Nielsen nei film. No, ma guarda, ci sono dei senatori che io adoro, ce n'è uno che lui gli ha dato dell'infame, ma questo senatore ha detto che aveva visto delle cose, cioè ci sono degli senatori che io adoro veramente. Persone che hanno coraggio di parlare, e sono pochi, sono pochi. Aspetta che finisce Jack. Io spero davvero che la gente abbia coraggio, perché se solo il mondo può cambiare solo se le persone hanno coraggio. Se tutti fanno finta e si girano dall'altra parte, peggioreranno ancora le cose. Ma se le persone hanno coraggio di parlare e dire no, tu non mi piaci, questo qui, tu non mi piaci più, bisogna andare contro di te, poi è ovvio che verranno buttati fuori, ma almeno hanno seguito la loro coscienza, ed è raro, è rarissimo, ragazzi. Ovviamente anch'io spero che un po' lo buttino giù nel senso politico, non intendo in altri modi, intendo in maniera politica, ovvero ciao Matteo, Matteo, ti faccio vedere una cosa. Matteo, questo è quel video famoso che aspettavo di farti vedere, quello che si parla di Kojima anche, quella scena, piacerà sicuro, Matteo. Ciao Matteo. Quando la lama dell'ascia taglia quella parte non dico della scarpa, ma quella parte di pelle e muscolo della pelle di Demon, e lui non so come cavolo fa, letteralmente si spezza il braccio, fa roteare quel tanto che basta la sua katana per tagliargli il braccio al boscaiolo. Il fatto che vedo una scena mi vengono incredibili, non è fantastico come scena. Ma poi tutta la trilogia in sé è qualcosa di clamoroso. Poi l'anno scorso mi pare sia uscito l'ultimo che poi non era proprio trilogia, quella nuova serie di film è uscito l'ultimo che vorrei io invece uno che solo un attimo che volevo dire, lo dico a Matteo, lo dico a tutti, se vi chiedete chi è con me ci sono Lio, Simo e Raffaele. Ciao. Buonasera Matteo. Dico, quello che mi viene in mente serie dell'universo di Pineta è quello là su Fujiko. Ora non mi quella proprio che calca lo stile di Monkey Punch. Sì, l'ho vista, era molto più adulta, ma era bella, era fatta bene quella, sì. Ma perché appunto quella è proprio l'idea che voleva fare Monkey Punch. Secondo me era perfetta, ripeto. Abbastanza. Stasera grazie Matteo. Poi spero di sentire un tuo parere, perché chissà cosa ti metterai tu. Io sto bene, Matteo, fra 2 settimane torno attivo tutti i giorni. Pensa che lunedì ho il 6º anniversario del canale. Lunedì faccio una live, non so su cosa ancora, però sarà, perché ho quasi finito il mio impegno dalla mia amica, ho quasi finito, e allora sarà pazzesco, veramente, sarà pazzesco. Ragazzi, sarà veramente qualcosa di emozionante, assolutamente. Boss fight, proviamoci ragazzi. Aspetta io. No, adesso parla pure io, ho finito il mio discorso. Dico, c'è praticamente questa è una delle poche serie che ho adorato, che praticamente vogliamo scoprire che Fujiko è praticamente nata da un lavaggio del cervello. Sì, è vero. Sì, Lio. E poi però anche il disegno, sai, non è i classici. Lo so, aveva proprio stile. C'era anche una puntata tutta disegnata stranissima, mi ricordo, in quella serie, ma mi era piaciuta. Il disegno sembra più dark, Simo. Sì. È vero che io dico Simo e risponde Cecco, com'è possibile? Scusami, hai ragione, non devo rispondere io. Risponde Simo. No, questa cosa è vabbè, si è ribaltata la situazione. È vero.
pure Jack sta facendo il ventriloquo e aspetta. Con lo stomaco. No, non si sente la mia voce. Se tengo la bocca chiusa non si sente la mia voce. Che cavolo. Ma come fanno i denti a parlare con la bocca chiusa? Guarda, chiudo io. Non ci riesco. Non ci riesco a parlare con la bocca chiusa io. Non si capisce niente. No, vedete, non si capisce niente con la persona che con la lingua bloccata, la lingua bloccata. Che cacchio. Sto facendo una tirata qui nel gioco, Matteo, per andare al prossimo dungeon, che voglio farlo oggi, così concludiamo in bellezza oggi con un dungeone pazzesco. Ovviamente Gallina ringraziata ci ha spazzato via tutti, ok, come sempre Gallina ringraziata è il boss dominante, ma sto boss è troppo forte. Ciao Leonardo, sei arrivato in tempo, che siamo al momento magico come la Roma, che non era magica ieri sera. Ieri sera non è stata magica la Roma. Come che si dice? Dovresti nerfarlo un po'. Nerfo. Grazie per la gallina, grazie. Mi sa che nerferò un po' sta cavolo di gallina. Ma solo 4 boss, gli altri boss che avevo creato perché ne ho fatto. Boia non ha. C'è Bella Gioia è più forte. Ah, il dodge, ecco cosa ci frega. Ha il dodge alto. Il dodge alto così. Ce la passo 20. Ma quindi perché abbiamo battuto Bella Gioia e non abbiamo battuto questa? È più scarsa di Bella Gioia. Ah, più punti vita. Allora, la nerfo i punti vita, sì. Adesso voglio vedere, voglio calcolare le chance. In un gruppo di 10 persone. In un gruppo di 10 persone abbiamo 2/3 di vincere, ma non siamo 10 persone. Bella Gioia dovrebbe essere ancora più forte, infatti. Ma l'ho nerfato un po', la viene ringraziata, però rimane comunque un bel boss. Magari abbasso un po' Football Kingdom, no? No, lei non ho mai sentito sto gioco. Football Kingdom, chissà di cosa si tratta. No, che cos'è? PS2, veramente? Oddio. Sono curioso. Com'era? Football Kingdom, ma che nome strano. Eppure l'ho sentito tanti di giochi io. Questo qua non lo prendo perché tanto solo. Prendiamo piuttosto una roba da ninja. C'è anche visto che il gioco del momento. No, non ne parlano bene. Sì, è il gioco del momento Crimson Desert. Però sembra che abbia deluso molte aspettative. Dovrebbe essere un gioco ricchissimo di cose da fare. C'è il gioco di carte, però è molto confusionarie le meccaniche, pare. Football Kingdom, adesso lo cerco. Un giorno dobbiamo testare. Vediamo, magari. Sì, se lo trovo. Così scopriamo magari di cosa si tratta. Sì, vediamo un po'. PS2. È giapponese. Ah, no, però ci sono anche non solo. Cioè, sulla copertina c'è un giapponese. Guarda che sto sentendo il Jack che fa scatti e fa. Scatti? Sì, ti giuro. A un certo punto ti ho sentito andare. Ma non è un mio problema. C'è Roberto Carlo. No, ragazzi, devo recuperarlo. 2004. Sì. Io sai che se mi spiace perdere roba che mi interessa. Sono molto interessato. Se non mi sbaglio, per questo gioco sembra PlayStation 2 ci dovrebbe essere un videogioco di un team scomparso della Formula 1 che praticamente veniva fatto per trovare i tecnici per la squadra. Beh. E ogni volta erano ragazzini di 12 sono giapponese, esatto, vedi. Andy ha capito la citazione. Io sono giapponese. Ma io sono giapponese. Il tifoso del Napoli, ma io sono giapponese. C'ha ragione. Io sono giapponese. Cosa deve dire? Adesso si diceva io sono piacentino. Incredibile. Poi dopo aver questo è diventato un cavolo meme. Ogni volta che c'era un personaggio giapponese diciamo la battuta. Sono giapponese. Hai visto il video? Grande Leonardo. Poi senti come parla Soroban, ha una voce strana. È l'uomo tartaruga, praticamente una tartaruga ninja. Ma non è ninja, è solo tartaruga. Oh Soroban, che bello vedere.
Su PlayStation qualche gioco Tartarughe Ninja, magari. Sì, su PS4, PS5 c'è il classicone, se cerchi Ninja Turtles ti esce Ninja Turtles. Come si scrive, non so che si pronuncia diversamente. Attenzione, abbiamo una scena clamorosa, c'è Yen che ci parla insieme a Soma. Grazie Soma per essere venuto. Ho apprezzato quello che hai fatto. Sono rimasto molto colpito dalle tue doti dopo che quando sei venuto. Non so se sia un incantesimo o meno, ma le tue forze possono distruggere le fondazioni sott'acqua delle mura di Doma. Castello, vedi. Il mio oggetto colpisce sempre. Esplosivi e incantamenti, ma è il mio oggetto che fa la differenza. E tu l'hai provato su di te. Tranquillo. Bene, tempo di revisionare il piano. Sembra quella teoria, quella di secondo quale la Terra come la conosciamo noi si trova sopra una grande tartaruga. Sì. Pensavo che la teoria fosse che la Terra sembra la barista Mumu. Sarebbe stata una teoria sconvolgente. Ci siamo? Il castello è il sacro simbolo. No, praticamente questa teoria non so se è teoria dei artisti o se qualcuno altra cosa. Praticamente si diceva, ma penso di più era una cosa del folklore giapponese, thailandese, non ricordo. Thailandese devi chiedere si diceva allaghiamo il castello. Ragazzi, che c'è un piano pazzesco. Vogliamo allagare il castello. Gosetsu non è d'accordo, dice, ma è stato assegnato da tuo padre. Vuoi mica allagare il castello che era di tuo padre? Raffaele, sono uscite le collection di Tartarughe Ninja. Sì, è vero, ci sono un po' di collection. Raffaele, ci sono. Ho capito. Sì, comunque se magari c'è pure qualche vecchia versione, magari per PS1. Sono degli arcade messi, però uno è proprio bello, uno è veramente un gran gioco, era un gioco molto piacevole. Tipo quello che si chiama, mi sembra Shredder Revenge, cosa del genere. Quello è un bel gioco, l'ho provato anch'io. No, la decisione è tua. Dice vendetta vera, non finirò in galera. Sì, quello c'è dell'evento. Luce Baldazzi vince, rules. Le nostre operazioni non sono ancora complete. Dobbiamo ricevere parole dagli alleati di Kojin. Poi andremo a combattere e vinceremo! Sì, c'è incredibile. Partono musichette degli anni 20 in sottofondo. Un barcetto, vale. Di Kojin. Kyojin. Non c'è chi no Kyojin? No, non sono i Kyojin, non sono i Kyojin, i giganti. Mi piace che Wakami con questa armatura è inespressiva perché c'è la faccia nascosta nel caschetto. Vabbè, adesso anche è figo però nei dungeon avere sto casco. Nessun piano è perfetto, ma c'è sempre modo di migliorarli, lo so, non abbiamo ancora. Però ripeto, siamo la notte prima della grande battaglia, che sarà quella per liberare il castello. Oh, ragazzi, questa missione è importantissima, siamo quasi alla fine dell'espansione. Grazie Andy, grazie mille Andy. Io non so se riesco a farmi ancora sto dungeon prima di. Sempre se lo sblocco in tempo, altrimenti significa che oggi stacco un po' prima, vi lascio andare a vedere le partite. Vedere, io non so neanche se la fanno vedere questa partita da me, nel senso su Sky, cioè, non so neanche se la posso vedere. Probabilmente no. Infatti no. Non c'è stato. Scusami se mi senti dire che. No, non mi dà fastidio, non mi dà fastidio niente, tranquillo. A me non dà fastidio niente, no.
conosci. Allora, devo solo decidermi a portare qualcosa. Aspetta, no rest for the righteous, andiamoci una mossa, come dire. Nessun riposo per i giusti. Allora, no, come? Andiamo là. Dai, su. Non rifiuterò. È una proposta che non si può rifiutare, dice. Ma pigliamoci anche l'arco potente, l'arco, ma più che l'arco, la macchinista. Arco, facciamo l'arco. È la macchina da guerra questo al finale. Oh ragazzi, siamo per sbloccare finalmente sto dungeon? Siamo quasi? No, non siamo ancora. Ci girano ancora attorno, però stiamo per farlo. Dobbiamo allagare il castello e passare dall'acqua. Nuoteremo. Babangida, sentiamo, la macchina da guerra, questo Babangida. È una macchina da guerra, questo Babangida. Aspetta che sale. Fate un periodo. Ah, quella è la più bella. Scende, si torna. Però io devo cercarti la canzone completa, ma non so come si chiama. Vabbè, non fa niente. No, la devo trovare, è una mia canzone, però perché non l'avevo chiamata Tapparella la canzone. Tapparella era il titolo di una canzone di Elio. Vabbè, diciamo che a me mi piacerebbe, insomma, sapere il nome di questa canzone. Sì, perché l'ho creata io, perciò è una delle mie creazioni. Forse se cerco il grunge, forse ce l'abbiamo, La Tapparella della Tempesta era l'altra, no? Through the Storm, fa vedere se questa qua. No, non è questa. No. Non è questa. Comunque le squadre sono sul tunnel, questo vuol dire che stanno per scendere in campo. Cagliari Napoli. Vai, forza Napoli oggi. Forza Napoli. Forza Sassuolo. Ma io perché voglio vedere un po' di pepe messo all'Inter, ma tanto l'Inter non ha paura di nulla. No, vabbè, ma l'Inter ormai l'ha vinto lo scudetto. Dai. Ma sai che forse è veramente questa? Ascolta l'audio della live, io sto zitto. Senti. D'accordo. Le nuvole grigie sopra le teste, siamo tutti qui uniti nelle estati, con il coraggio che muove le ruote e una chitarra che suona battendo le note. Ogni cicatrice racconta una storia ed in ogni caduta risorge la gloria. Il tempo si ferma ma non esiste confine, lascio il segno mentre il sole si avvicina. Riparo quel che non do, riparo il mio cuore, in questo caos trovo il mio valore. Le gocce cadono ma io non mollo, ritrovo il ritmo mentre il mondo si sventola. È dopo. Riparo il mio cuore. Deve essere adesso. Sì, e dopo questo pezzo qua ci siamo. Raffaele, ci siamo. Ci siamo, dai. Arriva, Sì. Sale, Tapparella lì su, scende, si torna giù. Il vento batte forte su di me, ma io resisto e riparo tutto. Sale, Tapparella lì su, scende, si torna giù. Sale, Tapparella lì su, scende, si torna giù. Riparo perché rotto, riparo il mio cuore, in questo caos trovo il mio valore. Le gocce cadono ma io non mollo, ritrovo il ritmo mentre il mondo si sventola. Che finale! Pazzesco. Wow. Pam. Ok, puoi togliere pure l'audio. Che bello. Proprio sentita. E il finale proprio si scatena, che dice la Tapparella che sale, la Tapparella che scende. Il testo l'avevo fatto un po' io perché mi ha raccontato una storia vera quando mi hanno fatto lavorare a me. E non è un caso che mi sono scatenato anch'io. Sì, io muovevo la testa con la gatta che ballava anche lei. Mamma mia, bellissima, veramente una bellissima canzone. Ma se vuoi te la mando in privato, non è un problema.
Grazie, Jack. Regalino su Telegram. No, va bene Telegram? Ti va bene Telegram? Se te la mando su Telegram? Va bene? Sì, certo. Te la mando in versione col testo davanti. Aspetta, ma sì, che paura. Che paura, perché mi ti segna... Non so perché non ti segna come Raffaele, ma... Perché non ti segna come Raffaele? Che strano Telegram oggi, che strano. Oh, mamma mia. Cioè ti segna, se guardo su ti segna un numero invece del nome, ma che strano. Che strano. Comunque mi è arrivato. Sì, te l'ho mandato, ti ho mandato la versione video. È video, non è un video. Però riesce a tappare la rotta. Storia vera, ragazzi. Lo scorso anno in questo periodo avevo una tapparella incastrata. Perfetto. Che bello vedere il dialogo fra Yen e Gosetsu, che ha servito suo padre e sente i sensi di colpa che non ha saputo salvarlo, il padre di Yen. Ripensavo che giocava Meret e invece gioca Milinkovic in posta. Guarda un po'. Grande però anche lui, è un bel giocatore. Ma già che oggi, ma già è vero, ora che ci penso, è vero, il Cagliari non il Sassuolo. Chi c'è? È il Cagliari, sì. Ciao Carmelo, Raffaele c'è già. Carmelo. Il Sassuolo gioca con la Juve. Juve. E c'ha i malati. Esatto. Giocatore chiave assente, lo capitano del Cagliari, ex giocatore del Napoli, Leonardo Pavoletti. Attenzione. Esatto. Rasmus Højlund ha segnato il primo gol del Napoli. Højlund, sì, perché lo chiamavo. Dunque, Ober del Cagliari è squalificato. Stanislav Slobodska non ha preso parte alla vittoria del Napoli sul Lecce. Per tutte le altre notizie, Lobotka purtroppo è ancora infortunato. David Neres è infortunato anche lui. Beh, David Neres ormai stagione finita per lui. Lo so, peccato veramente. Peccato davvero. Comunque, se pareggiano va a pari col Milan, se invece vince supera il Milan, il Napoli e poi il Milan deve cavarsi. Sì, se la gioca per il secondo posto, ma tanto alla fine, secondo o terzo, tanto basta arrivare in Champions League, è la cosa più importante. Esatto. Al quarto posto che si scatenerà l'inferno per il quarto posto quest'anno. Chi è? Sento... Cometino. È arrivato Cometino. Ciao Cometino. Ero andato a trovare qualcuno. Vivo? Su Discord. Vivo o zombie? No, perché a volte ci sono anche... Ma come vivo zombie? Vabbè, magari ci sono anche gli zombie, che ne sai? Magari ci sono anche gli zombie. Ma te lo dico un miliardo di volte che tu sei talmente fuso quanto lo è Alexa. Vabbè, ma scusi, io ti ci vedo come tiro che fai i dialoghi con gli zombie. Come stai oggi? Ma vai a e ieri? Che mi racconti? Così. Che ti racconto, ho finito... Non tu! Giovedì è stato l'ultimo giorno da dog sitter. Dog sitter, lo so, è una bellissima cosa che ti sei preso cura di quelle pedonine, ti mancherà, Ogni tanto quando sono in giro con i miei, che la sera, che ne so, torniamo tardi, ci fermiamo da questo anziano qui un'ora, che dovrà cambiare, eccetera, e io nel frattempo, che ne so, faccio qualche coccola a Diana. Ora però, quel minimo ti devi prendere una tigre in casa, una bella tigre. E vai a ma gestisce una tigre, va là Max, che ti vede e dice che buono questo cometino, gnam gnam gnam. Ha detto, ma che fine ha fatto il cometino? È la tigre di Mike Tyson. La tigre di Mike Tyson aveva la tigre. Oh mio Dio. Come non hai mai visto Una notte da leone? Ah, ok, ti riferivi al film, ok. Dicevo, porca puzza. Vabbè, ma da uno come Tyson ti aspetti di tutto, onestamente. Ma cioè, lo aspetteresti perché conoscendolo come personaggio. Sì, lo so. Ok, Tyson. Una volta non aveva magari pagato $10.000 per fare ammazzate con quello. Tyson. Ma non ammazzate normali, sì. Ma proprio pizze che volavano come se non ci fosse un morale. Tyson che? Sono arrivato a un punto in cui sto guardando Chicago Fire su un sito che non posso dirvelo. Sì. Una comunità speciale di streaming, diciamo, non si può dirlo. Cioè ieri, diciamo, su Twitch ero da uno che stava facendo farming e voleva sapere gli iniziali. Io ho detto solo una parte del nome. Ma le tue iniziali? No, le iniziali del sito. Ah, ok, sì.
Gli ho detto una parte del nome del sito per non completarlo. Sì. No, boh, io ho sbagliato. Oddio, ha già sbloccato la partita del Napoli. Grande Napoli! Chi segna? Chi segna? Chi segna? Chi segna? 3 minuti, ragazzi. Mamma mia! Chi segnò? Aspetta, ve lo dico subito, ragazzi. Ve lo dico subito. Vai. Allora. Goditelo intanto. Cavolo. Segnato McTominay. La leggenda! Gran giocatore. Ma che cazzo mi urli nelle orecchie? Cazzo mi urli nelle orecchie? Siamo emozionati, Cubettino, è una cosa bellissima. È un miracolo. Mamma mia, McTominay al secondo minuto. Però. Scusami, Cometino. Nulla, ma ci credo, hai fatto bene a festeggiare, vorrei vedere, cavolo. Anch'io festeggerei se la mia squadra segnasse un gol pazzesco come quello, mannaggia. Ci siamo, nuova scena. Ma ciao gatta, che bella! È arrivata è sempre l'Elettra. È la sorella della Edge, della festeggiata. Ah no, Cometino, cosa hai regalato alla gatta oggi? È il compleanno. Ma le gatto, ma vai. La mia gatta, le hai regalato tipo Ma tu mi devi spiegare come minchia faccio a spedirti una roba su Discord, una roba reale su Discord. Magari le hai mandato per la gatta un gol di Vampeta, sai? Ma poi che cacchio di minchia ne so io quando compri gli anni tuoi gatti? C'è scritto nel mio titolo oggi, c'è scritto 5 anni. Il compleanno Edge. Oggi sento Cometino leggermente incazzato, ma che è? Vabbè ragazzi, oggi è un tiro di guerra. Carmelo c'è questa merda di nome GeForce Now. GeForce Now. Siete Gibernau. GeForce Now. Ho capito io. Gibernau era il pilota di MotoGP. Gibernau. Bella munizione metropolitana. Attenzione, tutto qui nel gioco è partita la rivoluzione. Guardali, tutti lì a combattere. Vai, Rissa, c'è uno col martellone di Triple H. Oh, down. Ciao, Vito. Ma è simpatica questa. Calcio rotante. Ciao. Occhio Cometino. Io non ce lo vedo in realtà Cometino che tipo gli portano via il portafoglio e lui fa gom e allunga il braccio e se lo raccoglie e estrae il portafoglio con il braccio allungabile e se lo riprende senza... Quando sta rabbia inizia a fare io ce lo vedo che diventa un Hulk verde, un verdastro, quello si arrabbia, dice verdastro. Mamma mia, la musica bellissima quella gioco. Magari non è che Lio Cometino fa po. No, non fa po. Pensa se faceva po. Ti sbuca dal vetro e fa po. Ti spaventi, vero? Ma dai, tu non sai la citazione. Non era Kuchisake Onna, non ricordo come si chiama. Sì, è Kuchisake Onna, penso. Ma allora Lobotka sta giocando. È in gatto. Grande, ma come fa a esserci? Perché mi sa che si è ripreso allora dall'infortunio. Non era Kuchisake Onna, non mi ricordo come si chiama, mannaggia, quella di... la Kuchisake Onna è una carinissima. La mega wife. Quindi Lobotka c'è. Mamma mia, in questo momento c'è Sadu. Com'è che si chiama quella del Popopò? Io mi sono dimenticato il nome di quella. Mi sa che hai detto tu c'era giù. No, la Kuchisake Onna è quella delle forbici. Non è lei. Kuchisake Onna è quella che ti chiede: io sono carina, watashi wa kirei? E tu le dici di sì o di no e si toglie quella roba dalla faccia, che fra l'altro è l'ispirazione di Milena di Mortal Kombat. Milena di Mortal Kombat era ispirata alla Kuchisake Onna. Sì, vabbè, ma sono fighissimi questi. Uno si è buttato giù in aria con l'ascia distrutto. Nemico volante.
cioè volando a picco ed è atterrato su un'aquila. Sono veramente potenti. Sì, mi sa che oggi non riusciremo a fare il dungeon, o almeno lo sblocchiamo, dai. Così la prossima volta facciamo il dungeon, dai. Dice. Venite a morire contro di me. E sentire quello di sottofondo che fa. Sì, fa le fuse, oggi le senti finalmente. Si è ripresa la tua connessione. Io non le sento per niente. Cometino. E allora penso che si sia ripreso a fare cosa, vediamo un attimo, una piccola. Un giorno vedremo Cometino che fa la reaction al suo tappo di cerume che c'ha da 15 anni senza come mi senti? Tappo di cerume? Chi cazzo c'è questo tappo di cerume? Qui il mio tappo di cerume, 15 anni di tappo che sto facendo crescere nell'orecchio destro, attenzione. Ma che bello, dimmi. Come mi senti? Ti sento. Ma male. Non lo sentiamo. Non ha detto quello. Ha detto. Mi senti bene o male? Male da schifo poco, cara. Ma va proprio malissimo. Prima ti sentivo bene fino a 5 secondi. さすがに早い。里の優秀な忍びを一時帰還させた甲斐もあった Io ho sentito che Lio ha detto acqua passata non mancina mulino e Cumancia fa buttiki. Ha detto così. No. Poi ha detto anche meglio parole chi da non si dice. 魔導障壁は解除した。そのまま船を進めてくれ。超認知を頼む。 Sì, Max è pazzo. Io ora vado a gambe che voglio guardare caduta libera prima di sentire la Sono dannatamente normale, solo che avendo un cui fuori dalla media faccio battute che non vengono mai capite. Le auto caldo. Torino. Torino. Di nuovo. Le auto al Torino. Oggi esplode Pochettino, poverino. No, vabbè, ma si vedeva comunque che Leao non stava bene, sinceramente parlando. Leao no. No. Comunque ragazzi, sta scena è una delle scene più belle del gioco. Hanno sfondato la diga e sono entrati nella diga praticamente. È fortissimo. E ora entriamo nel buco anche noi. Il muro è spezzato, i Kojin l'ha detto che usano il suo oggetto. Gli alleati hanno spinto lo stage. Ora ci prenderemo il castello. E ora sì, la prossima puntata li prenderemo il castello. Ci prenderemo tutto quello che è nostro. È giusto perché era loro, ma poi gli imperiali cattivi gli hanno portato via le loro terre da anni. E ora c'è la rivoluzione. C'è la mia preferita. C'è la Hime-sama. Il muro è stato sfondato, i livelli sotto sono allagati e lei è contenta. Poi sapevo che avrebbe spaccato. Nobile sacrificio. Allora, comunque Jack. Sì. Allora, gli infortunati del Napoli, allora, quindi Lobotka è in campo, ma quelli che sono importanti sono Vergara e Di Lorenzo. Porco cane, sono di valore. Sì. Quindi era Vergara, forse quel giocatore che dicevi tu. Strano, non era segnato. Vabbè, non è che devono sempre azzeccarci, a volte si sbaglia. Sì, infatti, vabbè, ci sta però. Ci sta. La vendetta li porterà alla loro fine. Io Tsuyu è convinta che noi moriremo tutti. Moriranno tutti. Lo dice con un tono, lo dice. Le loro fiamme di passione bruceranno. E alla fine la missione sarà compiuta. No, lei non vuole, lei contro di noi è la nostra nemica. Lei. Se Doma cade, la furia sua si abbatterà su tutti noi. Fateli combattere. Mi senti malvagio. Cioè, un po' mi sento in colpa perché noi vincendo questo li stiamo condannando a morte e tutti gli altri imperiali. E vabbè ragazzi, sono due fazioni nemiche. Accendo la luce. Leone! Ma boia! Io ho chiesto di accendere la luce, mi fa il verso del leone.
di leone. Ok. Mi sa che dopo queste parte... No, perché volevo vedere Cobettino che entrava e si sentiva cantare e poi si incazza. E lui diceva Lio che canta. Adesso mi è venuta voglia di creare Cometino su SmackDown e Cast the Pain. Hanno fatto di proposito di creazioni, Jack. Dimmi? Quella che ti avevo chiesto prima te la fa fare oppure... Proviamo, bravo, vediamo se è passato abbastanza tempo. Ho paura di no, perché ci vogliono 3 ore. Però ci provo. Era questo qua. Proviamoci. Attenzione! Comunque, no! Niente, non lo fa ancora. Ma voglia. Non lo fa ancora. You have to wait. Comunque, almeno a livello di data, almeno è cominciata la primavera. Sì, è vero, è iniziata oggi, è vero, 20 marzo. Bravo, sì. mi ero dimenticato di dirlo. Alle 5-10 circa. Sì. E quindi diciamo ciao all'inverno. Però fa freddo da me. Fa freddo da me. Sì, pure da me, Jack. Che dico proprio così che Mi ha sbloccato, ma non lo facciamo adesso perché è troppo tardi. E allora andiamo. Dico, Jack, ma una domanda, ma che c'è oggi ci di mandato per con i dettagli ti sembra fare, però No, io non sto parlando così. Allora, out of the blue. Nel frattempo di nuovo McTominay è andato vicino al gol del raddoppio. Intanto uscire dal gioco. Uscire dal gioco. Guarda lì, si salva. Guarda lì io che gioco scaricato non l'ho ancora provato, ma lo provo adesso in diretta. Tekken Dark Resurrection. Certo, mi hai copiato il caso a me. No, e l'hanno dato tutti i giocatori del Plus, io sono quelli che pagano. Visto che c'è il P. Vabbè, non è che... Ma no, me l'avevi detto tu, me l'avevi consigliato. Me l'avevi consigliato questo. Me l'avevi consigliato fortemente. Bandai Namco. Vediamo com'è. Ma io perché c'ho la live che mi va in ritardo? Che conosce animale sta? Che è sta roba? Ah no, è quello con quel cattivone là! Oh mio Dio! Jinpachi Mishima! Il padre degli Aichi. No! Il padre degli Aichi Mishima con nome di... Non lo sopporto. Di Kazzama, se non sbaglio. Non lo sopporto, il padre di Aichi. Hanno rapito lì. Io invece devo dirtelo. Ma è duro da battere. Oh mio Dio, con 2D, Raffaele. Sì, ok, mo lo faccio. Scusami. L'ho messo così perché lo diceva proprio, oh mio Dio. E qui se non mi sbaglio, Jack, se non mi sbaglio, qui ci dovrebbe essere la puntata, cioè dovrebbe esserci il finale, in cui si viene a scoprire una cosa su Armor King. E ci dovrebbe, mi sembra, esserci anche il finale dove praticamente King distrugge Marco. Vabbè, impazzito strillato. Mamma mia. È impazzito strillato, sì. Che disastro. Tolgo i punti a me, tanto che ci sono già troppi. Allora. Raffaele. Ci capitano dal mondo delle notte. Punti a Raffaele. Perché non lo trovo. Eppure ne ha più punti di tutti gli altri. Ah, perché ti segna schiamato così, attenzione. È impazzito. Mi è completamente impazzito. Ecco perché. Sì. Si vedrà più punti. Guardate, 1854. Io sono praticamente... Allora, Raffaele, prova ora a fare punto esclamativo onore, perché tu avevi un altro account e quindi non avevi tutti i tuoi punti, ti ho ridato i tuoi punti che erano già tuoi. Ecco perché c'era qualcosa che non andava. No, ancora, allora non si è ancora aggiornato.
come sempre Max. E intanto è uscito sempre Big Daddy. No, ma hai sbagliato, hai molti più punti. Vedi che... No, comunque Big Daddy come personaggio ottimo, devo dire. Ma Big Daddy è figo. Io sono europeo, ovviamente. Difficoltà facciamo facile solo per allenarsi un po', poi aumentiamo meglio. Dati sul memory stick, ma io non ho la memory stick. No. E che sarebbe la memory stick? È quella della PSP. Praticamente era una cosa grande come i cosi che portava dai cinesi con le micro SD. Era grande come quello e ci potevi salvare, non so se... Facciamo una battaglia a squadra da farlo. A Warren. Gin, dov'è il mio Gin? Facciamo Lo. Gin, non trovo Gin. Non c'è Gin. Allora fai Lo. Gin. Gin non lo trovo, non riesco a trovarlo, eppure ci sarà. Poi c'è Kazuya. Gin, Amortini. Gin, ecco trovato. Brian Fury, che figo. Magari con la signorina. Ti metto in signorina e mettiamo Lily. E ovviamente Nina. Va bene. È vero che io dico che King e mette altre. No, sono... perché avevo già fatto. Vabbè, a caso, ma non posso sceglierli a caso. Dovresti farlo dove c'è il punto interrogativo. Mamma mia. Devo fare il punto Aspetta che devo interrogativo. mettere la webcam in una posizione un po' più decente. Altrimenti vi tappo la barra della vita. Time to die, bitch. Vai, io quando vuoi scateno. E adesso nel nuovo Tekken che sta uscendo, nuovo Tekken? Come sì, nuovo Tekken? Non so se è uscito. Ma è da una vita che c'è il nuovo Tekken, però è in pieno supporto, non esce roba nuova. Praticamente c'è cosa, il pugile, ora non mi ricordo come si chiama il pugile. Bruce, vero? Praticamente è diventato un cazzo di parastato. Cosa è diventato? Questo qui, Steve, ecco, era lui il pugile. Steve? Praticamente c'è... Sì, sono Steve il pugile. Cavolo, è diventato un bodybuilder, praticamente. Bodybuilder? Testa piccola, armadio a 4 ande. Cioè, se tu lo vai a vedere ci rimani sconvolto, dici no, non può essere che il personaggio è diventato così, invece. Bu di Mario, grande però, grande personaggio. Poteva essere almeno il re. King Boo, sì, intendevo lui, ovviamente. Vediamo, io con onore che mi esce fuori. Allora ragazzi, il momento giochino scemo che sono solamente io. Mi dite i vostri compleanni? 4 agosto. 28 febbraio. Allora, Lio secondo... aspetta, facciamo Iris Gainsbourg. Mitica, la vedrai. Lio, ripetimi che giorno? 28 febbraio. Allora, secondo questa pagina, il tuo nome da politico medievale sarebbe Moreno Vermilinguo. Ma 4 agosto? Vediamo, agosto. Viviano Vinta la grima. Viviano vinta la grima. Ho perso contro De Vinci. De Vinci è un personaggio bello. Allora, la mia data di nascita è 13 novembre. Allora, tu saresti invece Gaddo il Pavido. Gatto? Il Pavido. Gaddo il Pavido. Gaddo con la D. Perché è vestito da Peaky Blinders? Ma non so, Peaky Blinders veramente. Peaky Blinders sarebbe sempre un movimento che è successo durante la seconda guerra mondiale. Sì, ma questo è cinese. Ma io sono cinese. Sì, ma io sto dicendo perché c'è come che si chiamava questo personaggio? Bravo con la dici a me o in generale? Simo. No, a te Jack sto dicendo. Quello che è Low. Perché c'era Low vestito da Peaky Blinders? C'è ancora. Ma perché Raven è vestito da ninja però? Cioè, Perché questo la di Yabusa e l'altro fa il cosplay di Peaky Blinders. Sì, esatto, perché il cosplay di Ryo e Yabusa che di Dead or Alive. Quello di Peaky Blinders.
You win. Nani. Raffaele, se vuoi provare ora un'ora dovrebbe essersi sistemato perché era tutto sballato. Aspetta, ma riapro subito la pagina. Perché l'onore Aspetta era un attimo. giusto, però non ti aveva ancora caricato. 5.000 non ti Ok. deve più devi. Guarda che bello punto che c'è qua contro. Gin! Ce l'ho contro. Questo è uno dei Twitch che mi piacciono di Death and Dark Resurrection, sai? Ma hanno cambiato un po' di tasti perché io facevo le mosse. Boia. Ma Gin è fortissimo. Quando è gioco che comunque te che stai giocando, come si chiama? La battaglia della squadra. No, che stai giocando Pokémon un gioco Trainer! che Sei il protagonista di Pokémon, praticamente. che per PSP Red. lo stai giocando Io sono su PlayStation 5 però. su PlayStation 5. Ma è la versione PSP comunque, uguale. I tasti sono diversi. No, i tasti sono gli stessi. Cioè, sì, però quello che ti sto a dire è che stile e cose sono diversi. Sono questo potentissimo personaggio qua. Non mi ricordo mai come si chiama. Boia, siamo menati a vicenda. Comunque questa è un'altra cosa che mi appassiona moltissimo, i Pokémon. Beh. Una volta mi è successo Allora anche a sarei me, felice cioè, di questo cambiamento. Sì, è stato mi era buono. finito, Ad allenare. cioè che mi era finito uno sfondo così in parità avevo un po' da precisione. Questo Ma qui comunque sembra non- un certo sovietico. Dragunov. Infatti Il jet no, pensavo l'altro. Pensavo che stavo dicendo Van Damme. No, Steven Seagal, lo so, no, questo invece lo sai chi mi ricorda? Io mi vorrei sbagliare, però mi ricorda qualcuno degli amichetti non europei del baffetto. Sai, quei dottoni, quei... Sì, sembra più un agente segreto. Sono Eddie, io adoro Eddie. Sono contento di aver perso perché c'ho Eddie. Mamma mia. Eddie, te che preso. Oh mio Dio! Eddie non delude mai. Ho battuto pure KGB. Mister KGB. You can see me. Oh, andiamo avanti con Kofi Kingston, dai. You chi è il boss? can me. Yashi come boss finale. Yashi, la battaglia della squadra. Con le signorine che ballano, vabbè. Siamo signorine. Ciao belle. Ricordati che qui c'è la modalità bullying, per quello di... È vero. Che figo. I bullying sono tutte le Ciao capacce di Shinkai. Yashi. Guarda, Final Fantasy è un po' cambiato dall'ultima volta, Shinkai, vero? Oh, Te lo ricordavi un po' diverso Final Fantasy XIV? Ciao Shinkai, c'è Raffaele, Simo e Lio. Ogni tanto arriva anche il buon vino di Cometino, ma a volte si esaurisce per prendersi in realtà. Ho perso Buonasera. la voce di Mr. Satan. Gin con... sono Gin. Ragazzi, Gin contro il nonno. Oh, Gin, Satan! Volo meno, ma mi viene anche lui. Infatti. Boia. No, non mi dà il tempo di rialzarmi. Dai, non voglio far figurarsi con Gin, che io adoro questo personaggio. Vero Shinkai che è un po' cambiato Final Fantasy? Come va oggi? Non hai fatto la diretta, vero Shinkai oggi? Avete detto che eri in pausa. Boia, ma menato. Ma mi batte anche qui. Sono Brian Fury. Vabbè, Brian mena, dai. Le piglio anche con Brian. Ha cambiato un po' di mosse dagli altri giochi prima. Ho detto tu non mi Boia! Suplex, ciccio! Suplex! Ok. Mamma mia! Che combo! Che combo, ragazzi! Brian Fury! Guardalo come lo fa volare! Con un sacco di patate il nostro mitico nonno Yashi. Ciao! Colpisce a terra. Un po' incazzato come sempre. E abbiamo vinto! Attenzione! Devi fare come i comandi per Sicari 2. Eccoti qua. I mitici canali della signora. Eccoti qua, ci siamo. 8!
8-2, 8-5 in realtà. Abbiamo faticato un po', ma è valsa la pena. Ma fatemi salvare. Preparati perché ti fa poco, ti sto mandando un bordello di giochi che ti diverti. Allora. Facciamolo. Ma c'è anche Armor King in sto gioco. Sì, e ti ho detto però oggi non l'ho fatto, me l'avevi detto, Sync, me l'avevi detto che avevi un impegno. Armor King di questo qui, Jack, non è il primo Armor King di tutta la serie, però certo. La storia ti sorprende. Ma si chiama Lara, come Jin si chiama Lara Zero. No, praticamente questi sono tutti personaggi, diciamo così. Ho capito, ma cavolo, Lara, Jin che si chiama Lara. No, ma sono tutti nick creati per quando devi fare cosa per il danno. Tra l'altro è ironico che Armor King è presente in questa versione che è la versione PSP e non la versione PS2. È vero. Ma questo gioco è PSP, infatti. Cioè, è un port in PSP. Sento lì occupo. Lì oggi è ovattato, ma è meglio di prima proprio non lo sentivamo. Che Tekken 5, la versione PSP, che è la versione... Ma perché la versione da PSP Resurrection è Tekken 5, quindi me lo confermo. Che è Tekken 5 da Resurrection, quindi. Sì. Ha due versioni, la versione PSP e la versione PS2, che la versione PSP si chiama Dark Resurrection, sì, esatto. Armor King. Ha qualcosa in più? La versione PS2 non ce l'ha. È vero. Infatti non me lo ricordavo io la versione PS2. Ancora a Pasqua deve arrivare, ma io ho wattato. Io già c'ho l'uovo di One Piece che mi aspetta. Io quello ora ci siamo a Pasqua. Nina ha perso. È bello, ragazzi, che io la domenica delle palme almeno queste palme. Vai a bere il latte al bar. Latte gratis, latte fresco. Che non capisco più niente. Mi sembra giusto. Affrontiamo Warang. Warang. Olive. Boia mi ha menato. Aia. E poi col vestiti da beginner sembrano proprio loro. Non hanno vestiti stranissimi. Oh, vai, grande. Ginocchiata, lì. To the face. Cosa? Le 19 e un oh boia, devo finire. Allora finisco questa battaglia e basta. Suplex. Non posso uscire, vero? Dai, attenzione, super ciccio, suplex. Ok. Sorta di suplex, anzi. Se vogliamo fare le calcate. Se dobbiamo fare i migliori. Mo King è sempre un piacere, anche se il mio preferito è King dei due, ma Mo King spacca. Ma che calcio in faccia! Esci. No, ho sbagliato! Esco dopo Marduk, dai. Fiar si chiama. Wrestler contro wrestler. Boia. Ok, ho fatto un piccolo regalo alla carissima Xingai ora appena apre Steam. Una lampada del signor Red? Ti ha regalato? Xingai appena apri Steam c'è una piccola sorpresa in chat. Grazie Raffaele. E pensare che questi due congratulazioni, hai appena vinto una lampada del signore. Vabbè, ma è troppo forte Ramochi. Guarda come l'ho battuto, nella storia, sì, ma io dico nella storia loro due sono collegati, ma non sono collegati. Cioè c'è una persona che collega i due, ma i due non si sono mai visti prima. Ok, è stato bello. Ragazzi, che bello giocare a questo Tekken. Mi diverte. Io adoro Tekken. Adoro i Tekken. Questo qua poi sembra avere veramente tante modalità. Sì, faccio uscire da qua. Non ha il bullying. Ok, non ha il bullying. Perché non ha il sinceramente parlando, anch'io ricordo Tekken 3. La PS2. Cioè, non mi sbaglio, deve andare o nel dojo Tekken o nell'arcade forse. L'arcade no, è quello di prima. Dojo è solo combatti solo i nemici.
Non mi ricordo se qual era. Faccio adesso. Però mi ricordo che c'era. Si è passata la guerra ai pugni, sì, perché oggi abbiamo iniziato, abbiamo sbloccato un nuovo dungeon. Va bene, ragazzi, vai in chiusura che è tardi. Io mi fai parlare così vi saluto tutti, ragazzi. Allora, intanto ringrazio anche Xica che è riuscita a passare lo stesso, anche nonostante gli impegni di oggi. Apprezzo davvero tanto. Per il resto voglio ringraziare ovviamente Lio, Comettino, Simo, Raffaele. Grazie a te. Ringrazio anche... Grazie a te, Jack. Grazie a te. Simo l'avevo già detto, Lio l'ho già detto, Raffaele l'ho già detto, Commentino l'ho già detto. C'era un'altra persona che era entrata, no, solo noi, ok. E il resto tutti quelli che sono passati. Commentino, ovviamente. Commentino avevo detto, sì. Non è l'anti-commentino. Sì, esatto. Ovviamente ci divertiamo. Lunedì penso che alla fine sarò su YouTube, non credo farò maratone perché ho sto mal di testa che è male alle ossa, che non sono in grado di resistere più di 2 ore e mezza, massimo 3 ore, ma vediamo. Se sopravvivo facciamo 3 ore, ma non penso farò 2 ore e mezza e va bene così. Non sarà una maratona, ci facciamo una live di celebrazione, 6 anni canale. Oggi guarda Xinkai, abbiamo il 5° compleanno di Eiji, Oggi è stata una grande festa della nostra gatta Eiji che compie gli anni. È stato un momento magico veramente per questa mitica gatta che è riuscita ad arrivare a 5 anni di felicità e ha mangiato pure bene oggi, quindi se l'è molto goduta. Invece poi ovviamente non vedo l'ora che mercoledì e giovedì, se poi Xing mi dà il permesso, sarò da lei per Assassin's Creed, così mi dice che adesso non c'è Eiji, non ci sono. Sì, è là che dorme nel tavolino, ma dove? Ma non voglio disturbarla, faccio solo così. Se no devo spostare la gatta, sposto il tavolino. Voglio soprattutto questo tavolino, no, non vedo. Guarda, eccola qua. Questo è i pupazzi, Questo è i pupazzi, praticamente. Ho la gatta lì che ci aspetta. Ok, ciao ragazzi, buona serata. Ciao a tutti.